Lascia ancora il cartello un attimo, lascia il cartello. Dovevo tagliarla. Metti il cartello. Vado. Signore e signori, la più cordiale buona mattina e buona domenica, ben ritornati qui in diretta per il terzo giorno, l'ultimo giorno di hockey della stagione 2022-2023. Siamo in diretta dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, per l'ultima giornata del promoto HP. Tra pochi secondi in pista zona 4 contro zona 3, o zona 3, giustamente dice la grafica della buona Leonina Romualdi, zona 3 contro zona 4. Andiamo velocemente a elencare i giocatori. La zona 3 Emilia Marche schiera il numero 10 Davide Subazzoli, numero 2 Nicolò Bianchi, numero 5 Leni Nizzoli, numero 6 Giacomo Clemente, numero 7 Thomas Bombardi, numero 9 Mohamed Buslama, numero 8 Matteo Mazzarenghi. L'allenatore è Matteo Farina. La zona 4 Toscana Liguria schiera il numero 1 Alexander Croca, il numero 2 Federico Paulinelli, numero 3 Luigi Fabbi, numero 4 Alexander Convertiti, numero 5 Lorenzo Turbanti, numero 6 Gregorio Tonelli, numero 7 Nicola Moda, numero 8 è Federico Romano Marsini, numero 9 è Diego Bracali, capitano, e il numero 12 è Andrea Asta. L'allenatore è Massimo Bracali, vice Elia Guidi, però c'è anche Stefano Pai, quindi il trio degli allenatori della zona 4. È quasi tutto pronto. Siamo in diretta per il torneo Promote HP. Per quanto riguarda la zona 3, l'Under 13, è in prima posizione la squadra della zona 4 con 6 punti, mentre la zona 3 ha 0 punti, in quanto la zona 1 è riuscita a vincere ieri lo scontro diretto. Quindi la zona 4 ha la possibilità di vincere il trofeo oggi nell'ultima partita. Salutiamo anche Claudio Donini alla telecamera, ci ha sempre assistito in tutti questi 3 giorni, bellissimi 3 giorni qui organizzati dalla HC Bruffatto a Castiglione. Ringraziamo per la ospitalità di questo torneo che chiude la stagione 2023-2024. Come detto, 6 punti per la zona 4, 6 punti per la zona 1, la zona 5 0 punti. Cioè, c'è un blackout elettrico, non c'è più luce in pista, quindi la partita si deve sospendere in attesa del ripristino della luce. Eccole qui, le luci a LED che ritornano. Siamo anche oggi in anticipo di un paio di minuti, ricordiamo 15 minuti il tempo di gioco effettivo. In pista per la formazione della zona 4 Convertiti, Paulinelli, poi Bracali e Fabbi, Turbanti. Ora Bracali per Turbanti. Bracali è uno dei migliori marcatori con 3 reti della formazione zona 4 Under 13, 6 per Tonelli che non parte dal primo minuto, anzi è proprio lui Tonelli, per il passaggio centrale al numero 2 Paulinelli. Ha cambiato un po' di numeri in Toscana, quindi si è abituati a certi numeri, invece sono stati cambiati questa Under 13. Ora Bracali, tiro di Bracali da distanza, impatta sulla difesa granitica del Correggio. Anche ieri nella partita Under 13 contro la zona 1, vinta per 1-0 dalla formazione lombardo-piemontese. È ancora Subazzoli, grande parate sul tiro di Paulinelli. Ancora la Toscana, zona 4. La zona 4 giocherà 2 partite in questa ultima giornata, giocherà poi alle 15:45 l'ultima gara contro la zona 1
ma ovviamente doveva vincere questa gara per accertarsi di poter giocare con 2 risultati su 3 nell'ultima partita proprio con la zona 1. Intanto ancora un dominio assoluto della zona 4 in questo avvio, in 5 in un metro quadrato. Mazzarenghi riesce ad alzare un po' il baricentro, a uscire dalla morsa della offensiva della formazione di Bracali. Stiamo farina anche in questa gara. Ieri si è sentito molto nell'ultima gara, ieri alle 8:30 quando è finita era senza voce, immagino oggi la voce che ne è ancora di meno. Ora Bracali tira a distanza, a rischio anche Paulinelli, il suo tiro forte del capitano del Follonia, campione d'Italia. Siamo in diretta YouTube Fisihockey in pista da venerdì mattina per assistere a questo torneo promoto HP. Ora Bracali per il numero 4, ma non riesce a deviare con Alexander Convertiti del Grosseto, una formazione formata da 4 giocatori del Sarzana, 4 del Follonica. Tanto c'è il tiro fuori nella formazione 3 del Grosseto, 1 dell'SB Viareggio, mentre l'Under 13 della zona 3 è tutta distrutta da 7 giocatori, tutti e 7 di Correggio. 3 minuti 0-0, un fallo di squadra per la zona 4. Ora Tonelli, il bomber per Paulinelli, ancora su Bazzoli in grande spolvero. Insomma siamo già a 10ª parata del portiere correggese, che sicuramente rivediamo nei prossimi anni, nelle prossime categorie, perché oltre a essere anche di prestanza fisica, ma è anche piuttosto agile nel breve, del sottomisura. Bracali per Tonelli, 2 fari della zona 4, ancora Tonelli, il sarzanese lotta con Mazzarenghi, arriva anche Buslama, ci prova Bracali, tiro dalla distanza del lungo di Follonica e non riesce a ripartire la zona 3, anche grazie al raddoppio in difesa della zona 4. Ci prova ancora Bracali, ma ancora dice di no. L'ottimo su Bazzoli. Siamo alla 4:46. Si prova Tonelli, non va, ma Buslama riesce a recuperare la sfera, rovescio che va a impattare sul portiere. Prima occasione per la zona 3 dopo 5 minuti, ma c'è ancora Bracali. Gol di Bracali al 5-12, porta in vantaggio i suoi, una delle sue solite sciorinate in attacco. È un gol simile a quello che ha sbloccato la finale scudetto contro il Rolle Bassano qualche settimana fa, in quel del Capannino di Follonica. Porta avanti quindi la formazione della zona 4, un fallo di squadra per la zona 4, 0 per zona 3. Altro tentativo però troppo centrale per Tonelli, quindi si porta a 4 Diego Bracali, giocatore che ha superato i 100 gol ieri sul ruolino stagionale in categoria, ma insomma è già pronto per l'Under 15 assolutamente, anzi probabilmente l'anno prossimo lo troveremo nell'Under 15 della zona 4. Quarto gol, 101 gol in stagione per il figlio d'arte, classe 2011. Ancora lui, scambio con Tonelli, è stato 79 gol più i 6,85, classe 2011, 11 anni. Mazzarenghi però non riesce a controllare la pallina con il suo bastone, può ripartire la zona 4. Tonelli, tiro alla distanza ancora su Bazzoli. Tonelli
per Bracali, rovescio a sostegno c'è che Paulinelli, Tonelli, il furetto di Sarzana in mezzo a tre, attenzione al centro, c'è libero Convertiti, arriva anche Paulinelli, ma ancora dice no il guantone del Correggese. Mazzarenghi contro Paulinelli, sbatte però su Tonelli, fallo di squadra numero 2 per la zona 4. Ci ha provato Buslama, ma c'erano ben 3 giocatori intorno alla pallina, non certo regolamentari, ne mancavano i 3 metri i giocatori della zona 4, ma non ha richiesti la formazione biancoverde che ora fatica a uscire in affanno. Ora la zona 3 prova Paulinelli, scivola, non c'è nessun fallo per l'arbitro, che siamo dimenticati, ce ne scusiamo. Il direttore di gara è Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo. Fischia anche la Serie 1 l'arbitro giovinazzese. Tonelli per Bracali, disturbato da Bombardi, numero 7 del Correggio. Ora Bracali, un uomo tutto fare della zona 4. Tonelli parte da dietro, il bomber di Sarzana è libero al centro, numero 5 appena entrato Lorenzo Turbanti, anche lui del Grosseto, classe 2011. 3 giocatori del Grosseto che però non si è qualificato alla fase finale. Per l'Under 13 in fase finale sono andati il Follonica e il Sarzana, rispettivamente primo e terzo, mentre per la zona 3 l'unico qualificato è stato lo Scandiano, 10° posto nelle finali nazionali di categoria svoltosi a Capannino. Ora Tonelli, Tonelli con la maschera, il buon Sobazzoli. Insomma 8 minuti dall'inizio del match, 1-0 per zona 4. Gol Diego Bracali, ancora lui con grande sicurezza e una bella pattinata, serve Turbanti. Farina si sgola per cercare di caricare i suoi, altro tiro di Tonelli, troppo libero il ligure. Ora ci prova anche il numero 7, diagonale di Niccolò Moda, classe 2012 del Follonica, se non sbaglio la prima comparsa qui nel piastrellato del Casamora. Il tiro e il gol, gol Gregorio Tonelli, 9-11, secondo gol alla zona 4. E c'è anche replay grazie a Leonida Romualdi, la discesa di Gregorio Tonelli, il rovescio vincente del giocatore numero 6. Extra lusso questa mattina Leonida, assolutamente. E c'è il time out chiesto dalla panchina di Matteo Farina al 9-11.
Torniamo in pista dopo il time out, il 2-0 della zona 4. Il tiro della formazione di Farina, ma non impensierisce l'estremo difensore della zona 4. Ora in pista anche Lago Marsini del Sarzana, i turbanti del Grosseto e il solito Tonelli, che ora si regala questo assist al suo compagno di squadra. Gol, 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 gol. È uscito Bracali, ma non cambia la musica. A segnare Lorenzo Turbanti, il grossetano, il 3-0. Andiamo subito qua al replay, bell'assist di Tonelli e Turbanti segna il gol del 3-0 al 9:36. Partita già messa in ghiaccio per la formazione di Guidi, anzi Bracali, Guidi e Paghi. Ovviamente anche un po' di stanchezza per la zona 3, ha giocato ieri sera alle 8, una dormita e poi il ritorno in pista, e si vede proprio che non è a formazione di Farina. Tiro di Buslama da centropista, una pallombella, qui non disturba il portiere toscano. Quattro minuti alla fine, 3-0. Fabi, Luigi Fabi, numero 3, Sarzana 2011, partiva nel quintetto nelle prime due partite. Ora Mazzarenghi, attenzione, Mazzarenghi non riesce a concludere, il capitano correggese. Primo brivido per la zona 4, però non riesce a concludere, quindi nessuna opportunità seria per la zona 3. Bombardi per Buslama. Ora Bombardi, segnato praticamente 17-26 gol nel campionato zona 3, vinto dallo Scandiano. Qua la deviazione in velocità di Turbanti sull'assist del numero 7 Niccolò Moda, il folonichese. È rientrato Bracali al posto di Tonelli, quindi Bracali per Lago Marsini di Sarzana, calcio 2011. Tre minuti alla fine, ancora Bracali, una solita discesa, se va al centro Moda che non riesce a girare il bastone, quindi poi neanche si perde in balaustra. Il zona 3 che cerca di imbastire un'azione in attacco, prova Bombardi, nulla da fare, fatica la zona 3 a uscire dal slot difensivo. Ci ha provato a lunga distanza Lago Marsini, poi c'era Moda, Niccolò Moda sotto misura, la parata quella di Subazzoli che ha subito 3 gol, ma neanche parata una ventina. Time out ancora per la zona 4, siamo al 12:28. Abbiamo visto i 3 gol fin qui segnati da Turbanti, Tonelli, Lago Marsili. Utile ricordare anche l'Under 11, le finali nazionali Under 11, in quanto anche in Under 11 dominio della Toscana dopo la vittoria dell'Under 13, dell'Under 17 del Follonica e dell'Under 19 della Pumas. Il quarto scudetto toscano, Toscolive, diciamo, della zona 4, è stato segnato la vittoria del Sarzana, secondo del CGC Viareggio, sesto del Camaiore, mentre per quanto riguarda la zona 3, Correggio nono,
e Scandianese decima, uno della zona 4 che negli ultimi anni ha avuto un grande ritorno come ai vecchi tempi, superando la zona 2 anche a livello di numeri, di risultati generali. Gli unici due scudetti non arrivati nella zona 4 sono l'Under 15, l'unico, Rolle Bassano, che mantiene la leadership nella zona 2 come titoli vinti. Ovviamente Follonica che svetta, se non erro, con 18 scudetti negli ultimi 20 anni contro 11 o 12 della Rolle Bassano, così a memoria. È stato un momento a inizio della prima decade, o fine della prima decade, ma anche tutta la prima decade, che la zona 2 è riuscita a primeggiare, e invece con il passare degli anni sia il lavoro del Follonica, ma non solo, perché c'è il lavoro del Forte, del Sarzana, poi anche del Grosseto, del Castiglione, che negli ultimi 2 o 3 anni hanno fatto delle ottime squadre tra i più piccolini. Infatti qua si sono organizzate le finali Under 11, se non erro, l'anno scorso. E la Toscana sta dimostrando, scusate, sempre zona 4, parlo di Toscana ma includo sempre la Liguria. La Toscana e la Liguria stanno dimostrando un grande verve, un grande dinamismo per quanto riguarda i più piccoli, una scuola che si sta imponendo a quella della zona 2. E insomma, quest'anno con 4 scudetti su 5 portati a casa dalla zona 4, insomma, si vede che c'è un sorpasso generalizzato, ma basta vedere anche le convocazioni dell'Under 17 negli ultimi anni, non solo dell'Under 17 ma anche del 19, rispetto a alcuni anni fa, dato c'è il pattino involontario del giocatore della zona 3 negli ultimi secondi per la zona 4 per arrivare al tiro, ultimi 19 con Fabi, gol al 14:47, il quarto gol firmato da Fabi, la diga del Sarzana, classe 2011, 28 gol, ma insomma ha dimostrato in questo torneo promoto di essere un ottimo difensore, oltre anche tiratore. Fino adesso non aveva segnato un gol nella prima partita vinta 6-0 contro la zona 3. Infatti le due squadre sono già incontrate venerdì mattina, risultato di 6-0. Ora la zona 4 conduce 4-0 con i gol di Bracali, Tonelli, Turbanti e Fabbi. Il 4-0 del primo tempo. Noi ci assentiamo per questi 6 minuti di intervallo e poi ritorniamo in diretta col torneo promoto HP, sempre in diretta qui dalla Casa Mora di Castione della Pescaia. Se io te lo mando, che c'è WhatsApp? Eccolo qua, trovato, il 96, è un PDF. Devi un po' editarlo perché sono 2 pagine. E divido per zone, secondo me i risultati come fanno? Non è meglio come online. Non è meglio online. Online, però poi devo fare. Oddio, se posso prendere online, non fai la
c'è WhatsApp nel caso sul Sì. computer? Aspetta. Lo mando, non ce lo faccio qua. Aspetta, te lo dico. Allora, dove sta? Ti do questo, ti mando questo, aspetta. Poi me lo... Sì. Perché a tagliarmelo non deve essere No. questo. Ah, lo taglio, quello che si taglio. Quindi non Quello. devo fare. Tu me lo dai, tu me lo fai in... WhatsApp? Non è WhatsApp, no? Ce l'ho qui, ma non te lo dico quello. Perché passando sul che tu trovi sul computer tu fai un po' controllo che devi mettere nel file, Lo mando via WhatsApp però. no, me lo devi fare, lo devi riservare lì, poi me lo dai la allora, Guarda qui la finestra. no? Io apro anche, ma si chiude. Non si chiude. E poi che? L'hai messo sul promoter? Non sono divisi per giornata. Di più gioca che la promoter. Ha messo parte là. Ma io adesso faccio questo, guarda. Che? Ah, Oh. Ma che gol va? Rimando? Non so aperto il gol. Sì. Ho aperto il gol. Guarda. Torniamo in diretta riguardando i gol del primo tempo con Bracali, il tiro dalla media distanza, poi un'altra percussione di Tonelli e quindi il gol numero 3 di Turbanti. Manca l'ultimo gol segnato proprio allo scadere del primo tempo. È tutto pronto per la ripresa qui in diretta
bellissimo impianto di Casamora immerso nella pineta di Castiglione della Pescaia. Bracali in pista insieme a Convertiti, insieme a Turbanti, l'ultimo giocatore che è il numero, se non erro, Lago Marsino, numero 8. Allora, formazione della zona 4 con Turbanti dentro per Paulinelli, non riesce a deviare il giocatore dell'SPV Viareggio, classe 2011. Ora ancora la formazione della zona 4, come nel primo tempo domina la scena. Ragazzi, mica quella di questa roba, mica farla. Devi mangiare il bombone alla schiaccia. Ora la formazione della zona 3, il tiro di Bombardi a cercare Mazzarenghi, poi il numero 9 Bracali al centro per Paulinelli, non riesce a deviare il Viareggino, classe 2011. Bracali per Turbanti, il grossetano, attenzione, si fa però la pallina con il pattino, il numero 5 portiere Crocca della zona 4, che ha salvato una parata nel primo tempo. Si prova ancora Bracali, non ci arriva. Bracali viene vicino alla zona 4, alla terza vittoria che poi definirà nell'ultima partita contro la zona 1. Sono 6 punti per la zona 4, 6 per la zona 1, 0 per la zona 3. Quindi è il gol! Gol! Per il numero 4 Convertiti, anche lui entra a referto. 5-0 risultato. Andiamo a rivedere anche i replay di Leonida Romualdi con il tiro piazzato del numero 4 Convertiti, un altro grossettano. 5-0, 5 giocatori diversi arrivati al gol, di 3 minuti, 2 minuti e 41. Bracali al centro, non riesce a deviare il numero 2, il solito Paulinelli nell'SPU. Palo di Bracali, un tiro dalla media lunga distanza. Convertiti, para su Bazzoli, Bombardi cerca di allentare la presa, non voleva fare. La formazione della zona 4 con Convertiti, ma recupera la pallina Bombardi. Attenzione alla subita numerica ora della zona 4. Bracali in mezzo a 2, Bracali, palo, altro palo per Bracali. Parte la formazione della zona 4 ora con Turbanti, intanto anche Giacomo Clemente, sempre del Correggio. Bombardi,
Clemente con Buslama contro il numero 2 Paulinelli, non convocati in questa gara Cornacchini e Giabbani, Cornacchini del Grosseto e Giabbani del Follonica, classe 2012. Convertiti per Paulinelli, ancora Bracali, tiro di Bracali deviato dal bastone dell'avversario. Convertiti contro Buslama, spazza Bombardi, marcia sempre Bracali, la diga onnipresente del Follonica, para ancora il portiere correggese. Siamo al quinto minuto, 5-0. Buslama diato il suo tiro dal numero 2 Paulinelli, ingaggio a 2, cambio, esce Bracali, entra Tonelli, 15 cm di differenza, ma la differenza in pista non si vede tra i due fari dell'hockey della zona 4, Folonichese Bracali e il Sarzanese Tonelli. Intanto il pubblico si sta asseppiando nella struttura della Casamora. Dato Tonelli subito entra in pista e segna il gol al 5:47, segna Tonelli il gol del 6-0, doppietta per il Bomber. Vediamo qui il replay, dribbling e poi raso pista, tiro raso pista che si insacca a destra di Subazzoli. Chiama il time out la zona 3 al 5:42. Parlavamo della zona 13, l'Under 13 con la zona 4 che salirebbe a 9 punti contro i 6 della zona 1. Poi alle 15:45 il secondo match per la squadra di Bracali, Guidi e Paghi, mentre l'Under 15 la zona 4 svetta con 6 punti, zona 1 3 e zona 3 3 punti, e in anni 17 stessa situazione, 6 punti per la zona 4, 3 punti per la zona 1 e zona 3. In entrambi i casi zona 5 0 punti. Si riparte poi 6-0 firmato da Tonelli. Fabri con Paulinelli, sfiora il gol il numero 2 che deve ancora segnare nonostante le tante occasioni fin qui create. Bombardi contro il numero 4, convertiti. Ora Luigi Fabri, tiro dalla media distanza, impatta su un braccio di Buslama, ferma il gioco il direttore di gara, il signor Mauro Giangregorio di Giovinazzo. 6-12 a metà del secondo tempo. Buslama per Mazzarenghi, per il capitano correggese, però non riesce a tirare la formazione di Farina. Buslama intercetta la pallina con Bianchi, è entrato nella pista il giovane Nicolò Bianchi, classe 2012. Tonelli, gran gol, gol, 6:42, un'accompagnata, non riesce a fermare Subazzoli, quindi 7-0, esce il numero 6 Sarzanese. Vediamo qui subito il pronto replay della regia
Leone Romualdi, una bella tiro sotto l'incrocio per il Sarzanese che si accomoda in panchina dopo la tripletta. Fabbri sul raddoppio della zona 3, è rientrato Moda, classe 2012. Il tentativo del numero 4, convertiti, quindi sono 7 per la zona 4, 0 per la zona 3, siamo ormai a metà del secondo tempo. Dove la pallina ancora Fabbri per il suo compagno di squadra, convertiti per Niccolò Moda dalla distanza. Il Folonichese, poi arriva anche il rovescio ancora di convertiti, tiro di Bombardi che alleggerisce la morsa difensiva quella della sua squadra. Siamo sempre Matteo Farina che si sgola dalla panchina, incitare i suoi atleti a dare il massimo. Moda per Fabbri, quindi convertiti al centro, il gol gol del numero 2, finalmente arriva il gol di Paulinelli, il viareggino che devia in rete l'assist dalla lunga distanza. Sono 8 per la zona 4 all'8:18. Abbiamo qui il replay, convertiti e più veloce Paulinelli che anticipa l'intervento del portiere avversario. Paolo intanto di Alexander convertiti man, il rossetano, ancora il Paulinelli, classe 2011, 11 anni, quindi sono 6 giocatori a referto degli 8 a disposizione. Ancora Paulinelli ci ha preso il gusto ora, la punta della zona 4 di rosso vestita, ovviamente lo diamo per scontato perché è la terza giornata, qui vediamo gli stessi colori in pista, bianco, verdi Emilia, rosso di Toscana. Dopo Paulinelli ancora rischia il gol, arriva anche Bracali, anzi no, c'è il numero 7 Moda, niente da fare. Alle 9:39 siamo in diretta al Casamora per assistere alla prima di 6 partite che saranno giocate nelle prossime ore qui al torneo Promote HP, l'ultima partita della stagione, le godremo insieme. Ancora Moda non riesce a concludere, molto in difficoltà ora la zona 3 che non riesce neanche a uscire dall'area di rigore. Ancora convertiti, rovescio, si spegne sulle reti di protezione. Bel colpo d'occhio ora del Casamora, sta riempiendo questa domenica mattina. Bombardi sulla sinistra, rovescio, gol! Gol! È il primo gol del torneo al 10:03. Applausi dal tutto il gruppo della zona 3. Un rovescio, rivediamo il gol di Bombardi, un rovescio che supera il portiere numero 1 Alexander Croca. Il primo gol della zona 3 lo segna Thomas Bombardi. Mago Marsini dato in pista anche lui.
Ora la formazione guidata da Bracali con il solito Paulinelli, c'è Lago Marsini davanti al portiere correggese, esce Convertiti per il numero 5 Turbanti, rapidi cambi per la zona 4. Mazzarenghi, l'unica volta che è riuscita a uscire decisamente il Correggio, la zona 3, cioè il Correggio, è riuscito a segnare con Bombardi. Ora ci riprova, stavolta la pallina viene intercettata dal portiere Crocca. Ora ci prova Turbanti, para su Bazzoli. Ora è entrato Lenni, Nizzoli, numero 5, la zona 3, Paulinelli per Lago Marsini, non ci arriva il giocatore sarzanese. Ora Lago Marsini ci prova con un rovescio, arriva anche Turbanti, Lago Marsini, tiro parato, sempre la zona 4 che gestisce. I falli di squadra sono 0 per la zona 3, sono 2 per la zona 4. Mazzarenghi non riesce il suo tentativo centrale, c'è Federico Lago Marsini anzi Turbanti che si invola, para ancora su Bazzoli, chiama il time out la panca della zona 3. Siamo al 12:45, il time out sul risultato di 8-1 a favore della zona 4. Fai vedere il pubblico, Claudio. Fai vedere il pubblico. Siamo al 2:15 alla fine, fatto che un buon Claudio Donnini sta facendo una panoramica del pubblico del Casamora qui al di sotto della nostra postazione, così anche discreta temperatura, siamo appena alle 9, alle 10. Ieri pomeriggio è stato abbastanza rovente, 33 gradi qui nella pineta di Castiglione. Sono ritorno in pista di questi ultimi 135 secondi, ma la zona 3 non finisce qui, perché la zona 3 chiuderà, scusate, l'Under 13 chiuderà il programma quest'oggi prima della premiazione alle ore 17. Ci ha provato a Convertiti ma impatta su Buslama. Ora la zona 4, Convertiti, Buslama contro Convertiti, sciolta in balausta in 3 dalla meglio la zona 3. Parte Buslama, tiro a distanza, c'è Mazzarenghi, attenzione Mazzarenghi, tap-in bloccato da Crocca, poi arriva anche la difesa della zona 4. Turbanti per Lago Marsini, quindi non ci è arrivato Convertiti, subato da buona Bombardi, tra Mazzarenghi e Bombardi più attivi della zona 3. Nelle scorse partite c'era stato anche Buslama, probabilmente anche risente un po' degli sforzi fisici la zona 3. Ultimi 60 secondi.
Siamo alla zona 3 con Bombardi, autore del primo e unico gol della zona 3 in questo promote. Ora ci prova anche, bella parata di c'è il gol del numero 5 Lorenzo Turbanti, la doppietta per lui alle 14:19. Vediamo qui il pronto alle play della regia di Leonida Romualdi. Spazza su Bazzoli, ma regala la pallina agli avversari. Bombardi sulla sinistra, ultimi secondi, quindi la zona 4 vola a 9 punti in queste 3 partite, 6 punti per la zona 1, zona 3 a 0 dopo 4 partite. Finisce qui l'avventura della zona 3 con un unico gol di Bombardi segnato nel secondo tempo. Poi ci prova ancora Rago Marsini. Finisce qui questa prima partita di 6, siamo alla 12ª partita di 18. Risultato finale 9 zona 4 Toscana Liguria, 1 zona 3 Emilia Romagna Marche. Rapidamente i gol, lo riassunto dei gol: 3 gol per Tonelli, 2 gol per Turbanti, 1 gol per Paulinelli, Fabi, Convertiti e Bracali. Il bomber Tonelli sale a 9 reti totali, Fabi a 2 e Bracali a 4 per il torneo. Noi ci rivediamo con la zona 3, con la zona under 13, con under 13 al 15:55 per zona 4 contro zona 1, chiudere il torneo. Rivediamo rapidamente i gol, i 9 gol del match con Bracali, poi Tonelli, poi il gol di Turbanti, quindi c'è anche il gol di Fabi. Vediamo la parte finale del 4-0, risultato del primo tempo. Poi secondo tempo col quinto gol di Convertiti e poi il gol di Tonelli, la soppista. Poi ancora Tonelli, il più bel gol della giornata, probabilmente uno dei migliori di tutta la rassegna, compreso quell'alza e schiaccia dell'Under 17 Pedroni, poi il gol di Paulinelli, poi il gol di Bombardi, il primo gol della zona 3, il tiro dalla media distanza e sorprende il portiere avversario, poi il gol finale di Turbanti per il definitivo 9-1. Imminente l'Under 15 alle 10:15, cioè tra circa 20 minuti ritorniamo in diretta con Leona Romualdi alla regia e Claudio Donini alla telecamera, Stefano Zamperini al microfono. Ci sentiamo per l'Under 15, zona 3 contro zona 4. A risentirci sempre in diretta sul canale YouTube di Fiser Hockey Pista.
Torniamo in diretta dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia per la seconda partita di giornata, zona 3 contro zona 4, categoria under 15.
Sono le ore 10:12, tra pochissimi secondi la partita con le due formazioni. La classifica dell'Under 15 vede a 6 punti la zona 4, 3 punti per la zona 1 e zona 3, zona 5 a 0 punti. Diciamo che la zona 4 ha il match point oggi per stamattina per chiudere la faccenda nell'ultima gara a disposizione contro la zona 3, che ha conquistato i primi 3 punti ieri vincendo 4-3 contro la zona 5. Per la zona 4 invece vittoria 5-0 contro la zona 5, poi il secondo 5-0 contro la zona 1 e poi oggi l'ultima partita, la terza contro la zona 3. Agli ordini dell'allenatore, scusate, del direttore di gara di Follonica Matteo Galoppi, le formazioni in pista. La zona 3 gioca in casa in tenuta classica bianco-verde col numero 10 Mattia Francia, il numero 2 Gabriele Olban, il numero 4 Samuel Bugnolo, il numero 5 Riccardo Busani, il numero 6 Jordan Bugnolo, il numero 7 Matteo Munari, numero 8 Gianluca Gasparini, numero 9 Stefano Montanari, numero 10, come detto, Mattia Francia, unico portiere. Allenatori il valdagnese, ormai pesarese, Edgar Barber Vicent e il modenese Stefano Scutece. La zona 4 schiera il numero 12 Bianca Bertolucci, una delle due, tra parentesi, giocatrici di questo torneo Promote HP, numero 1 Samal Sharef, numero 2 Francesco Cornacchini, numero 3 Giampiero Andreani, numero 4 Samuele Barsaglini, numero 5 Federico Frosina, numero 6 Matteo Remedi, numero 7 Lorenzo Giovannelli, numero 8 Tommaso Bracali, numero 9 Domenico Cupido. Gli allenatori: Mirko Bertolucci, il viareggino, e il sarzanese Andrea Perroni come vice. Abbiamo qui schierate le due formazioni, alla regia Leonida Romualdi e alla camera Claudio Donnini. Siamo alla 13ª partita su 18, Under 15. Ho detto già la classifica Under 15, in cui il campionato è stato vinto dal Roller Bassano, secondo dal Sant'Arigo, terzo del Forte dei Marmi, 4 Pumas, quinto Scandiano, sesto Eboli, settimo Valdagno, ottavo Seregno, nono Modena, decimo Agrate, in una rassegna giocata a Seregno. Ho sentito l'urlo dell'Emilia zona 3, andiamo a sentire anche la zona 4. Tra i marcatori nelle due formazioni, 5 gol per Ricky Busani, il bomber della categoria, con 91 gol più 5, 96 gol in stagione. Un gol per Montecroce, uno per Montanari, 3 scandianesi a segno in questa squadra in zona 3. Mentre per la zona 4 3 gol per Andreani, 3 gol per Lorenzo Giovannelli, 1 per Cupido, Remedi, Barsaglieri e Cornacchini. Una formazione della zona 4 composta da 3 delle giocatori della Pumas, 3 del Forte dei Marmi, 2 del Follonica, 2 del Sarzana, 1 del Castiglione. Mentre per la zona 3 4 elementi dello Scandiano, 3 del Pesaro, 2 del Correggio. In porta per la zona 4 Bianca Bertolucci, e compongono il quartetto esterno, il quintetto Barsaglini, Giovannelli, Andreani e il numero 8 Bracali. Mentre dall'altra parte il trio scandianese con Busani, Montecroci e Montanari e Jordan Bugnolo, il pesarese. Tra i pali anche il scandianese Francia. Tutto pronto, ultime parole tra Mirko e Bianca Bertolucci, padre e figlia. Sono le 10:17, siamo in ritardo, 2 minuti. Abbiamo anticipo di 2 minuti. Nella prima partita siamo in ritardo di 2 minuti.
Andiamo alla zona 4. No, non c'è Bracali, ma c'è il numero 9, Cupido. Giovannelli, forte Marmino, serve Cupido, giocatore via regione della Pumas. Andreani, il sarzanese, capitano, tutto fare insieme a Giovannelli. Con Andreani ha provato il primo tiro ravvicinato, mentre il numero 4 è Barsaglini, anche lui del Forte. Ora zona 4 con Giovannelli, vedremo spesso su interventi, tiro a distanza, via con il pattino Francia. Anche in questa categoria 15 minuti di gioco contro i 20 dell'Under 17, si lotta sulla balaustra, cade Montanari, si guadagna un fallo, il primo. Andiamo inquadrati sulla destra. Mattia Polverini, una delle star di questo Promotta HP, giocato già in nazionale. Fallo intanto di Montecroci su Cupido. Tiro di Barsaglini, impatta su Montecroci, serve poi Cupido per Giovannelli. Voglia che rimane lì, gol di Giovannelli all'1:41. La pallina non è entrata, rimane sulla linea, ma per l'arbitro è gol. Si arrabbia notevolmente la panchina della zona 3. Non vuole discussioni, Galoppi. 1:41 in vantaggio la zona 4 con Giovannelli. Se abbiamo il replay, una pallina contestata, quindi 1-0 subito all'inizio per la zona, e c'è il gol di Ricky Busani, che va a risultare sotto la curva della zona 3. 1:48, subito Champagne, qui 1-1, il gol dalla lunga distanza di Busani, quindi 1-1. Cioè, stesso niente, tutto e niente in questo primo minuto. Noi che ci sgogliamo subito nella seconda partita, non c'era mica la fine. Quindi 0-0, arrabbiatura della zona 3, sta subito andata a termine con il pareggio. Quale miglior risultato dopo un'arrabbiatura a segnare subito, a mettere tutta la rabbia in pista, il pareggio. Montecroci per Boniolo, quindi 1-1. Magari se abbiamo un attimo, un secondo, rivedremo i due gol stati veramente segnati nel giro di 10 secondi. Ci ha colto veramente impreparati. Boniolo a distanza, Bianca Bertolucci neutralizza Barsaglini, dietro porta il passaggio per il compagno, ma intercetta la zona 3 Busani, tiro fuori misura. Si quietano i ritmi, non farmi sgolare subito all'inizio della giornata. Tiro di Montanari deviato dal difensore della zona 4. Il time out viene subito chiamato da Mirko Bertolucci al 3:32, visto in difficoltà i suoi, non vuole sicuramente un altro atteggiamento in attacco il tecnico viareggino, perché ha visto grande esplosività per la zona 3.
Non so se riusciamo a vedere i gol, Leonida. Vediamo il gol da 25 metri e più di Busani che sorprende Bianca Bertolucci. Non so se abbiamo il primo gol, è stato contestato, che vediamo il replay, quella pallina che rimane lì, il portiere si mette sopra la pallina, non riusciremo mai a capirlo, ma poi si è alzato il portiere, la pallina la ferma sulla linea, ma lì può succedere di tutto sulla linea. Per il portiere la pallina è rimasta sulla linea, ma per l'arbitro è gol, è stato gol. Quindi è capitolando l'1,38 Giovannelli e poi è l'1,45, quindi 7 secondi il gol di Busani per l'1-1. In diretta con il tiro ancora di Busani sul primo palo, ci arriva Bianca Bertolucci. Formazione di Mirko Bertolucci, Giovannelli a distanza, impatta su Montanari. Ricordiamo la classifica con 6 punti zona 4, zona 3 con 3 punti insieme alla zona 1. Il calendario vedrà la sfida tra zona 5 e zona 1, l'Under 15 e le 13 per chiudere il torneo. Nel caso di vittoria della zona 3 se vincesse la zona 1 si andrebbe la classifica avulsa con 3 squadre a 3 punti, a 6 punti, quindi gli conterebbe la differenza reti, e attenzione perché lì potrebbe succedere di tutto, tutto per la zona 1. Attenzione ora alla squadra in bianco-verde con Montecroci, servito al centro per Montanari, Giovannelli a distanza, si lotta con Montecroci, serve Montanari contro il numero 4 Samuele Barsaglini, serve Giovannelli, 2 baluardi difensivi e anche del gioco del Forte dei Marmi. Pallina spedita in centro, Cupido per Barsaglini. Ora ci prova Boniolo, il pesarese, Boniolo, sì, il tiro parato da Bianca Bertolucci. Jordan Boniolo, ricordavamo, pesaresi, 42 gol, ancora però deve trovare il gol, il numero 6. Una formazione a zona 4. Di differenza reti. Under 15 Toscana Ligure 10, meno 3 per Lombardia, Piemonte, meno 1 per Emilia Marche. Vediamo l'azione ancora della zona 4, para ancora Francia. Ovviamente non fare i calcoli in caso di classifica avulsa, lo faremo nelle prossime ore. Ora ritorniamo indietro. Secondo fallo di squadra per la zona 4, 1 per la zona 3. Siamo alla 6:32. Busani, tiro alto, Cupido, nessun cambio, le 2 panchine vogliono in pista i migliori giocatori a disposizione. Giovannelli, scando in 5 secondi in fase difensiva.
fallo di squadra numero 3 per Giovanelli. Si discute in pista, può ripartire la zona 3 con Busani, serve in qualche maniera con l'aiuto della balaustra Montecroci per Busani, anzi per Bognolo, poi Busani in mezzo a due scivola, non riesce a concludere, recupera Andreani, serve forte Marmino Giovanelli. Ora il numero 3 Andreani al centro, c'era il numero 4 Barsaglini, ma impatta sul poi pattini, recupera Cupido, poi Giovanelli per ancora Barsaglini, palo e non è gol, c'è la schiena di Francia, non è entrata la pallina. 7:30, che occasione per la zona 4 con Samuele Barsaglini, classe 2010 del Forte, 28 gol in stagione, 13 anni, ha segnato un gol in questa rassegna, la seconda partita. Andreani, il sarzanese, il capitano, classe 2009, Giampiero, 14 anni, 3 gol nel torneo, insieme a Giovanelli, il più offensivo dei giocatori della zona 4. Ora ancora Andreani, disturbato da Montanari, era meglio Busani ancora per Montanari, che però non riesce a concludere nello specchio della porta, disturbato dal raddoppio di Cupido e lo stesso sarzanese. Ottavo minuto, Giovanelli, poi serve Barsaglini, intanto Tommaso Bracali, numero 8, pallina che viene intercettata da Francia sulla deviazione involontaria del numero 11 Montecroci. Time out richiesto dalla panca della zona 3, quindi in pista per la formazione della zona 4 ora Barsaglini, Bracali, Andreani e Giovanelli, mentre nessun cambio nella formazione delle due Scutece Barberi, Busani, Montanari, Montecroci e Boniolo Jordan. Siamo all'8:47, siamo in diretta dalla Casamora, un under 15, come detto miglior risultato per la zona 4, il terzo posto del Forte nel campionato under 15, quarto per la Pumas, mentre per la zona 3 il risultato è dello Scandiano, quinto posto, e nono per il Modena. Vediamo che saremo sempre in diretta fino alle 17 inoltrate per la cerimonia di apertura e di chiusura. Forniamo anche più tardi alle ore 11:30 la terza partita di 6 della giornata, alle 17 zona 3 contro zona 1, anche in questo caso zona 4 in vantaggio con 6 punti contro la zona 1 e zona 3 con 3 punti. No, anzi 6 punti per la zona 1 e 0 per la zona 3, quanto ieri lo sconto diretto è stato vinto dalla zona 1. La zona 3 deve ancora vincere, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Insomma, la 17 zona 4 ha dimostrato di avere una squadrone che sicuramente troveremo in pista anche per il campionato europeo under 17. Nella prossima partita avremo anche in diretta Massimo Giudice. C'è il fallo, si lamenta la panchina, la zona 3, Galoppi richiama Stefano Scutece. Non c'è il cartellino blu, ma ci deve essere il fallo di squadra, anzi no, c'è il gaggio 2. Mi rimane a 3 il fallo di squadra per la zona 4, un scontro per l'arbitro
Maremmano. Busani contro Bracali, ancora Bracali, il tentativo del pollonichese, 20 gol, classe 2009. Boniolo riesce a uscire dalla difesa, sta per scadere i secondi in fase difensiva. Montecroci, ma ancora meglio Giovannelli. La zona 3 non riesce a impostare il suo gioco grazie soprattutto al dinamismo della zona 4, a livello fisico oltre che a livello tattico. Andreani disturbato da Montecroci, parte Busani, il bomber della zona 3, disturbato anche fisicamente dal Bracali. Serve al centro, capitano zona 3, non riesce a trovare nessuno, riparte ancora la zona 4 con Giovannelli, intanto di 1-1. Giovannelli sul primo palo, porta di nuovo avanti la zona 4, gol al 10:35. Azione personale di Giovannelli, ancora lui a firmare il gol, il forte Marmino, che rivediamo l'azione personale, il gol, il tiro sul primo palo, sorprende Francia. Il 2-1, 10:35. Doppietta per il Versigliese. Formazione tosco-ligure che manovra la manovra ancora con Giovannelli che parte da dietro ma ha una marcia in più in questa categoria. Fisicamente come il fratello. Fallo di squadra per zona 4, al quarto, siamo all'11:16 e il time out richiesto da Mirko Bertolucci ancora. Mirko Bertolucci e Andrea Perroni, secondo time out. Ne è 44 dalla fine, si ritorna sul piastrellato di Casamora, questo splendido impianto alle porte del mare. È stata rifatta la copertura negli anni scorsi, una copertura linea veramente imponente sul classico tetto verde del Casamora, è stato alzato di circa 6 metri per una nuova copertura che lo rende ancora più solido a fianco della pineta di Castiglione vicino al famoso campo da baseball. Zona 3 con il tiro di Busani, non ci pare nessun cambio per la formazione di Scutteci, anche se sono due giocatori pronti al cambio questi ultimi 3 minuti, mentre per la zona 4 in pista Bracali, Giovannelli, Andreani e il numero 2 appena entrato Francesco Cornacchini del Follonica, classe 2010, 13 gol, un gol nel 13 anni, 17 gol in stagione, un gol in questo torneo, fa parte dei due follonichesi, sono ora in pista Bracali e Cornacchini. Non è convocato quest'oggi Carlo Vanello, il sarzanese, classe 2009, che abbiamo visto più volte in pista nelle prime gare. Si lotta tra Jordan Boniolo e il numero 6, anche lui è appena entrato, Matteo Remedi della Pumas Viareggio, classe 2010. Quindi in pista ora Bracali, è uscito Giovannelli
No, Giovanelli in pista, è uscito Andreani, Sarzanese. Cornacchini per Giovannelli. Quindi in pista Bracagli, Cornacchini, Giovannelli e Remedi. È uscito anche il numero 9 Cupido, mentre cambio doppio, se non erro, escono Montecroci e Montanari, entrano Gasparini e Olban. Non c'è questo numero 3, no, non è Olban, secondo me è Gabriele Olban questo. C'è un errore ancora una volta l'errore nella formazione. Non c'è il numero 3, ma c'è un giocatore numero 3 in pista, dovrebbe essere Olban, molto simile al fratello. Vediamo Olban stavolta numero 2. Non c'è fallo su Busani che aveva cercato di ripartire rubando la pallina ai difensori della zona 4. Ennesimo tiro di Giovannelli. Giovannelli per il numero 2 Cornacchini. Ancora Giovannelli per Cornacchini, tentativo che supera la traversa, a disposizione dei coaches Bertolucci e Peroni, anche Frosina e il portiere Sharef. Ultimi 94 secondi, si infortuna Bianca Bertolucci, portierina della Pumas, che insieme a Greta Miranda, due giocatrici portiere che sono presenti in questa competizione. Esce Bianca Bertolucci, infortunatasi, ed entrerà Samal Sharef del Castiglione, padrone di casa, classe 2009. Andiamo qui replay, il tiro bloccato. Ah no, rimane in pista. Stoicamente rimane in pista Bianca Bertolucci. Time out richiesta dalla zona 3. Dovrebbe farcela Bianca, infatti non c'è il cambio. Papà Mirko assicurarsi le condizioni della figlia. ...94 secondi alla fine del primo tempo, molto spezzettato, però molto combattuto. Decide per ora la doppietta di Tommaso Giovannelli, il classe 2009, 14 anni, del Forte, 5 gol totali, miglior marcatore insieme a Busani. Busani ha segnati 6 totali rispetto con il gol di oggi. Tornano a giocare dopo il time out 4 falli di squadra per la zona 4, 1 per la zona 3. Giovannelli per Bracali, Cornacchini, tiro di Bracali a cercare la deviazione di Remedi. Boniolo, numero 6, il besarese Giorgio Boniolo, dietro porta. Bianca sul primo palo neutralizza. Ultimo minuto, Cornacchini per Giovannelli, quindi Bracali con Cornacchini, giro a 3, centropista, si dispone a rombo la zona 3 con terminale offensivo Ricky Busani. Giovannelli, ancora lui non presente, Forte Marmino, guidato sul tiro dall'intervento di Olban. Busani, l'attacco della zona 3, attenzione libero,
Che parata per Bianca sul tiro di prima intenzione di Gasparini. Ancora Gasparini, c'è per Busani, palla alta, che occasione per la zona 3 per pareggiare i conti. 2 occasioni con Gasparini, numero 8, il pesarese, il scandianese Busani. Che occasione non portata a segno. Finisce qui il primo tempo, 1 zona 3, 2 zona 4. Giovannelli all'1.38, pareggiava all'1.45 Busani. Qui le vediamo, vedete l'azione sì, apparatissima di Bianca, e poi anche l'azione di Busani, questa forse è ancora più ghiotta, anche se è arrivato poi il numero 2 a neutralizzare questo tiro, comunque di fare velo. Andiamo a rivedere i gol, con il gol iniziale di Giovannelli contestato dalla zona 3. Dopo il gol, dopo 7 secondi di Busani, questo tiro da 25 metri, e poi il gol decisivo di Giovannelli sul primo palo. Qui Francia non riesce a fermare la pallina, e il 2-1 risultato. Intervallo di 6 minuti, poi ritorniamo in diretta sempre qui dalla Casamora nel torneo Promota HP organizzato dall'HC Castiglione della Pescaia. Pannello principale, cosa metti? Il pannello principale o risultato? Il pannello si è cancellato. Eliminato.
con il computer un po'. Ricomincia il secondo tempo dell'Under 15 zona 3 contro zona 4, è stato di 2-1, decidono 2 gol di Tommaso Giovannelli del Forte dei Marmi. Zona 3 con Gasparini, Busani, Giorda Boniolo e Olban, mentre la formazione zona 4 schiera Giovannelli, Barsaglini, Cornacchini e Andreani. In porta sempre i due portieri titolari, cioè Bianca Bertolucci e Mattia Francia. Vince per Giovannelli, il metronomo della zona 4. Giovannelli, cercare la deviazione di Andreani, i due migliori marcatori della zona 4, ovviamente è in tenuta rossa. Cornacchini, Giovannelli, ennesima incursione, ma fa buona guardia Boniolo. Zona 4 con Cornacchini, poi Giovannelli, tiro da distanza, para Francia, recupera la pallina ancora Cornacchini per Bracali. Andreani disturbato da Olban, ancora Andreani, illusione del gol da questa nostra postazione. Cornacchini per Giovannelli, lunga fase di possesso per la zona 4, la zona 3 proprio non riesce a intercettare nessun tiro, sono ormai 3 minuti, ancora Francia, forse ora c'è l'opera di contrattacco di Boniolo, serviva Gasparini, palo, parato al palo di Gasparini, prima occasione, brevidi qui alla Casamora. Giovannelli per Andreani al centro, deviazione volante, sfiora il gol. Due grandi occasioni all'avvio del secondo tempo, dopo la prima parte dominata dalla zona 4. Guardo ovviamente al possesso della pallina, ma siamo prossimi alla fine dei 10 minuti, scorre via veloce questo secondo tempo. Giovannelli per il numero 8 Baracali, recupera Olban, sulla sinistra il correggese, uno da fare, l'ennesimo raddoppio della zona 4 che insomma ha dimostrato grande senso in difesa. Qui abbiamo visto un'azione di Andreani sull'asse di Cornacchini, ma insomma in difesa, attenzione Busani, riesce a superare la diga Giovannelli, Busani impatta su Bianca Bertolucci, si scastra anche il bastone di Bianca su Busani. Giovannelli, Boniolo di via con il pattino, grande occasione per la zona 3, la seconda, ma Bianca Bertolucci sfonderà una sostenuta certezza nei suoi mezzi, una certa sostenuta sicurezza, e devia il tiro del bomber della zona 3. Boniolo,
si complica un po' la vita, arriva Andreani, tira la pallina sul bastone di Busani che a sua volta gliela ruba al capitano avversario. Busani supera Bracali, Busani, gol, gol. 4:45, terza occasione nel secondo tempo e gol di Ricky Busani, 2-2. Ha rubato la pallina Andreani e anche l'azione, ruba la pallina, si vuole in contrattacco, supera Bracali con un gran numero sotto le gambe dell'avversario. Bertolucci non può fare niente. 2-2, 4:45, tutto da rifare per la squadra di Mirko Bertolucci e Andrea Perroni. Col pareggio si garantirebbe comunque la vittoria del trofeo Promote, la zona 4, e in caso di vittoria della zona 3 si andrebbe a classifica avulsa in attesa dell'ultima partita tra zona 5, tra zona 3 e zona 1 se non erro. Attenzione, no, zona 5 e zona 1 ovviamente, l'ultima partita della zona 5. Dopo 5 minuti, nessun time out nelle panchine, ne ho utilizzate 4 nel primo tempo. Ora anche un po' di tattica tra le due coppie di allenatori, Scutece e Barberi, d'altra parte Bertolucci e Perroni. Sale la tensione qui al Casamora, un buon pubblico sulle tribune. Questa è l'ultima giornata di domenica. Busani per Gasparini, si cava la deviazione volante il pesarese. Giovannelli, tiro parato, comunque era vicino all'incrocio il Forte Marmino. Gasparini fermato da Cornacchini, arriva Giovannelli, onnipresente il Forte Marmino, tiro ancora la parata plastica di Francia, molto attento il portiere emiliano. Montanari appena entrato per Gasparini, alla meglio ancora, come detto, l'onnipresente Giovannelli. Ancora il Versiliese subato da Gasparini. Giovannelli dietro porta, serve il Cornacchini, poi Bracali, tiro a distanza a cercare la deviazione di Andreani, ma ci arriva prima un ottimo Jordan Boniolo, la diga possente pesarese Boniolo, ancora Boniolo al centro, deviazione ancora di chi? Se non di Tommaso Giovannelli, diga della zona 4. Andreani, un tiro telefonato, anzi Bracali, da parte Montanari, Bertolucci, decisiva la bianca sul tiro controtempo di Montanari, brividi, siamo a metà del secondo tempo, c'è di tutto qui in pista. Entra Montecroci, qui era trio scandianese, ancora in pista come all'inizio della gara. Ora Busani, Montanari, Montecroci e Holban, anzi Gasparini numero 8. Time out richiesto dalla zona 4 di Mirko Bertolucci e di Perroni. Qui vediamo il tentativo di Montanari in caduta, ma bianca. Bertolucci dice di no. Siamo al 7:32, time out. 2-2 risultato in questa bella partita in diretta su YouTube, canale sempre lo stesso, Fisrock in pista, ci ha accompagnato per tutta l'arco della stagione da agosto, quindi sono 10 mesi di attività in diretta. Sarà l'ultima giornata di hockey italiano, poi per quanto riguarda la nostra disciplina ritorneremo in diretta
da settembre la Supercoppa italiana maschile. In mezzo ci sarà l'Europeo Senior maschile in diretta su YouTube con la voce di Francesco Ferrari. Seguirà il torneo europeo, ma settimana prossima sottoscritto sarà in diretta da Catalogna, da Santa Ippolita di Voltregà, per il torneo Golden Cup 2023 con la nazionale italiana maschile. È uscito ieri il calendario, saremo in diretta venerdì sera contro la Catalogna, anzi contro la Catalogna in diretta. Dato per Cornacchini, che occasione per la zona 4, la difesa zona 3 non era bene organizzata, ci prova anche Bracali, però come questo sarà l'ultimo appuntamento in territorio italiano fino alla Supercoppa italiana maschile, la prima gara di Supercoppa a Lodi e poi la seconda a Trissino a fine settembre, intorno al 20. Il campionato inizierà i primi di ottobre e poi tutti i campionati giovanili inizieranno a ottobre. Quella Coppa Italia, sono due fasi, Coppa Italia e campionato. In alcuni casi come zona 4 e zona 2 secondo me sarà una fase unica. Siamo alle 8:20, un solo time out speso per la zona 4. Bracali e Giovannelli dal limite dell'area, motivo che si perde in balaustra. Montecroci, serve Busani che esce dalla morsa in difensiva, insomma raddoppio sul capitano della zona 3, non ce la fa a gestire la sfera. La zona 4, tiro accompagnato di Andreani, il sarzanese serve esternamente Cornacchini. Pochi cambi per la zona 4 in questa gara. Giovannelli, ovviamente rispetto a quello che abbiamo visto delle altre partite. Montecroci per Montanari, c'è l'inserimento centrale di Busani, non lo vede l'avversario, il compagno di squadra. Ci prova Andreani, neutralizzato dal bastone di Montecroci. 5 minuti alla fine, Giovannelli tira a distanza, cercare ancora Andreani. Giovannelli ancora ennesimo tiro a distanza, alto, time out. Questa volta richiesto dalla panchina della zona 3 al 9:35. Nel frattempo sono saliti i pari di squadra, vediamo il calendario della nostra regia della giornata odierna. 7 pari di squadra per la zona 4, 1 per zona 3. Sono 5 minuti e 25, vediamo qui proprio il calendario. La prima partita si è già completata con il risultato di 1-9, 9 per la zona 4, 1 per la zona 3. In attesa dell'ultima gara la zona 1 e zona 4, 9 punti per la zona 4 dove l'Under 13, 6 per la zona 1. Lo sconto diretto poi deciderà il vincitore della categoria Under 13, mentre qui insomma il pareggio premierebbe la zona 4 nell'Under 15, però ovviamente ancora tutto da giocare in questi ultimi 5 minuti in diretta dal Casamora in Castiglione. La temperatura aumenta qui non solo per la posta in palio, è stato il tiro di Busani deviato da Bianca Bertolucci, non solo per i risultati in pista ma anche per climaticamente parlando. Stanno salendo i gradi, 30. La brezza di mare se n'è andata, quindi si boccheggia. Già alle ore 11
tiro di Giovannelli, gol! Gol, 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 gol! E ancora lui il versigliese, tripletta, gol, 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 al 10:07. Giornata di grazia per il Forte Marmino. Ho visto il replay, lo rivediamo, il tiro da lunga distanza, l'ennesimo, poi la deviazione, non so se è il difensore dell'attaccante, comunque il 3-2, ultimi 4 minuti. Giovannelli, mattatore di questa zona 4, un giocatore che non solo lui, vedremo sicuramente l'anno prossimo. Ancora Giovannelli sull'assi di Cornachili, Giovannelli factotum, insomma c'è un po' di qualità anche in under 15 per la prossima under 17. Intanto vediamo una attenzione quasi autogol di Bracali, Bianca Bertucci molto attenta, insomma qualche giocatore lo rivedremo in under 17 anche in nazionale in prossime stagioni. Intanto Montanari sfiora il gol sull'assi di Busani, Boniolo, ancora Montanari, ancora tiro fuori possibile alla traversa, Busani recupera poi anche disturbato da Bracali, al centro Busani, in zona 3 ci prova da ogni dove. Quattro minuti alla fine, Montecroci per Busani, Cornacchini anche lui utilizzato in questa gara. Ho detto Giovanni, troveremo sicuramente tra i papabili under 17 dei prossimi anni, il prossimo biennio. 6 gol in questo torneo dopo averne segnati 57. Lorenzo Giovannelli, numero 7, classe 2009, uno dei massimi goleador della categoria, ma DNA anche da difensore, quindi veramente universale. Giovannelli per Bracali, ultimi 3 minuti, nessun time out, devono spendere ancora uno per entrambe le formazioni in questo secondo tempo. Busani, contrattacco con Montanari, bravo Bracali a neutralizzare l'attacco di Giovannelli. Ora lui serve Bracali che non trova il tiro, poi neanche salta. Giovannelli, attenzione al tiro, Anzino tergiversa, diagonale, non ci arriva Cornacchini. Chiude il numero 4, appena entrato Samuele Barsaglini, anche lui autore di un gol in queste partite. Giovannelli dovunque il numero 7, vai all'appoggio, però Busani è atterrato, cartellino blu per Bracali, attenzione, 12:42, cambia l'arco del match perché questo cartellino blu spacca il match. Time out subito richiesto dalla coppia Barberi-Scutece, ci sarà un tiro diretto nei prossimi secondi con Ricky Busani che si è guadagnato questo tentativo, questa ultima spiaggia, se vogliamo chiamarla così, per la formazione emiliana marchigiana, anche formazione del Pesaro che porta alcuni giocatori a questa rappresentativa.
Termina il time out, vedremo se la formazione emiliana riuscirà a entrare di nuovo in partita, pareggiare i conti, poi giocarsi gli ultimi 2 minuti. Corriamo alle 11:30, under 17, ora Busani, go 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 go, 12:45, pareggia i conti la zona 3, neutralizzando l'uscita di Bianca Bertolucci. Chiama il time out tecnico Bianca Bertolucci, proprio va a parlare Bianca con Mirko, pulisce la maschera, si abbevera un po' la piccola della Pumas, piccola solo di statura perché è immensa, tra i pali, classe 2010, 12 anni, ne ha parate una caterva la Bianca, la Viareggina. Ultimi 2:15, 3-3, non finisce di stupire questa gara. Giovannelli, scadono in secondi in fase difensiva. Abbiamo visto anche, grazie alla leggera gol di Busani, tirato perfettamente tiro diretto il capitano. Si prova Montanari, pallina alta, 1:58, ovviamente sarà una partita ultra spezzettata in questi ultimi secondi. Giovannelli, tiro a mega distanza, è entrato anche Andreani in quest'ultimo scampolo di partita con Cornacchini e Barsaglini. Ora ci prova ancora Boniolo, sempre in pista, ora in pista Cornacchini, Folonichese, 2 Fotte e Marmini. Ci prova ancora Cornacchini e un sarzanese, Andreani. Busani contro la muraglia che ferma la pallina con il pattino. 80 secondi alla fine, pochi secondi per arrivare alla vittoria per la zona 3 e per tutto il discorso della vittoria del torneo promoto Under 15. Siamo in diretta su YouTube, Fisroca in pista, questa decisiva gara del torneo Under 15. Busani accompagnata che sibila il palo, 70 secondi, urla Mirko, urla Scutece, ultimi 65 Andreani per Giovannelli, la distanza para, non so come Francia, non so, tiro da lunghissima distanza, Montecroci fermato il suo tentativo in attacco per Cornacchini. Folonichese per Andreani, para ancora Francia, recupera Montanari, Montanari per Busani, ultimi 43. Busani raddoppio sul capitano avversario, ma riesce in qualche maniera lo scandianese a recuperare, ma sono in 3 su Busani, nulla da fare per lui. Scontro in area, non c'è fallo, Busani. Però Busani batte veloce, c'era Montecroci libero, 28 secondi, cronometro fermo, non parte il cronometro, ora parte. Ultimi secondi, Boniolo la spara avanti per Montecroci, arriva Busani in area, Montecroci, Montanari, ci gira Montecroci, ma Andreani decisivo, ancora Montecroci, c'è libero Busani in area, ancora Montecroci, ultimi 5 e vince il torneo Under 15 la squadra zona 4 con questo pareggio, arriva a 7 punti e vince il trofeo Promote HP. Abbracci tra i giocatori della zona 4, ma che sofferenza e che spettacolo a chi commenta queste partite, sono sempre belle da commentare. Abbraccio tra Bianca e Mirko Bertolucci che dice tutto sulla difficoltà nella ripresa della zona 4 di contenere la zona 3, che ci ha messo tutto in pista
3-3 il risultato, partita emozionante e nel finale i gol, i due fenomeni di questa partita ovviamente Lorenzo Giovannelli, 3 gol per la zona 4, 3 gol per Ricky Busani, Riccardo Busani, l'Emilia Marche, 3-3 il risultato, che quindi abbiamo qui usato la nostra regia, andiamo quindi a riassumere anche la classifica. 7 punti per la zona 4, 4 punti per la zona 3, zona 1 con 3 e zona 5 con 0. Rivediamo probabilmente i gol di tutta la gara, però andremo poi a vedere la classifica come terminerà con l'ultima partita under 15 alle ore 13 tra zona 5 e zona 1. Intanto in pista già l'under 17. Se riusciamo a vedere play Leonida in tutti i gol, questo è il gol del secondo tempo di Ricky Busani. Terminiamo qui perché è imminente la seconda partita, noi ci risentiamo tra qualche minuto, circa un quarto d'ora, per l'under 17 tra zona 4, zona 3 contro zona 4. Noi ci assentiamo, andiamo a vedere anche il gol del pareggio di Busani del 3-3 sul tiro diretto dopo il cartellino blu di Baracali. Per noi tutto, ci sentiamo qui in diretta tra pochi minuti per l'Under 17. Un saluto da Stefano Zamperini.
Signore e signori, più cordiale buona mattina, 11:30, siamo in orario per la partita Under 17 tra zona 4 contro zona 3 contro zona 4, match decisivo per confermare l'ottimo torneo per la zona 4 che è 6 punti insieme alla zona 1, poi deciderà questo match in cui si confronteranno queste squadre. In classifica 9 punti per la Toscana Liguria, 6 per la Lombardia Piemonte, 0 per l'Emilia Marche. Potrebbe cambiare qualcosa solo se non cambierebbe mai, perché comunque la zona 4 ha vinto 4-2, scusate, 7-3 sulla zona 1, che a pari punti andrebbe avanti la zona 4. Tutto pronto? La formazione zona 3 schiera il numero 1 Federico Tolomelli, numero 10 Riccardo Gavioli, numero 2 Francesco Allegretti, numero 3 Riccardo Ferretti, numero 4 Federico Canossa, numero 5 Riccardo Gabbi, numero 6 Tommaso Castiglioni, numero 7 Emanuele Pedroni, numero 8 Matteo Olba, numero 9 Tommaso Giannotti. Una squadra allenata Pablo Iara, mentre la zona 4 allenata da Franco Polverini schiera il numero 1 Filippo Poletti, numero 12 Ernesto Maggi, numero 2 Edoardo Fabbri, numero 4 Elia Cardella, numero 5 Gabriele Talarico, numero 6 Mattia Polverini, capitano, numero 7 Alessio Lavaggetti, numero 8 Adriano Maggi, numero 9 Francesco Margheriti e numero 9 sono due numeri 9, Margheriti e Rugani. Probabilmente uno avrà il numero 3, quindi probabilmente Rugani, anzi sicuramente è così. Inizia questa partita, ovviamente è favorita d'obbligo, come ho detto, la zona 4, che ha ben impressionato, anzi super impressionato questa categoria. Cardella, quindi Polverini, Maggi e Margheriti scelti da coach Polverini. Lato avversario Castiglioni, Olban, Pedroni e Gabbi, se i numeri sono gli stessi rispetto a ieri, che qua cambiano. Quindi Maggi tra i pali della zona 4, dall'altra parte dovrebbe esserci, dovrebbe esserci Riccardo Gavioli, esattamente il Mose dell'Hockey Pico. Ci va subito Mattia Polverini, tentativo della zona 3. Sono 8 i gol segnato da Mattia Polverini, il best marcatore di tutto il torneo Under 17, 4 gol per Fabbri e Maggi, 7 per Lavaggetti. Pesa tanto ovviamente la goleada sulla zona 5, 25-0 la prima giornata. Pedroni da solo in mezzo a 3, Tosco Liguri, due da fare. Bella la conclusione, ricordiamo che l'Under 17 si gioca con 20 minuti di gioco effettivo. Cardella per Polverini,
tiro di Cardella, gol, 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 gol. 2-24, che missile del Viareggino dell'SPV, un missile terra-aria che sorprende Gavioli. La forza di questa zona 4, veramente in un qualunque posto puoi trovare il gol, tante opzioni disponibili per coach Franco Poverini. Vediamo qui il replay, un missile da oltre 15 metri che impatta sotto l'incrocio, imprendibile. Cardella, abbiamo già visto i gol di Cardella con l'Under 17 con l'SPV, con l'Under 19 con la Pumas e l'Under 23 con la Pumas, insomma ne ha giocate, con l'SPV l'Under 23, insomma ne ha fatte di partite. Le Cardella è uno dei giocatori che ha giocato di più in questa stagione, soprattutto di finale ne ha giocate di più, e anche a livello di vittorie, uno che ne ha vinti 2 scudetti con l'Under 19 a Pumas Under 23. Abbiamo visto un tentativo di Pedroni imparato da Ernesto Maggi, come detto 2 scudetti per Cardella, ma non solo lui, anche qualche altro giocatore che ha giocato in queste squadre. Fattata di Matteo, anch'esso che insomma anche lui aveva vinto parecchi scudetti negli ultimi anni, si conferma mattatore in questa squadra, ha segnato 2 gol fino adesso, questo 3, pesante però questo gol, porta avanti i suoi. Maggi butta fuori la pallina, disturbato dal numero 6 Castiglioni e Gabbi, numero 5. Pallina persa, non si trova la pallina, 3-25. È stata ritrovata sfera Castiglioni, servito da Gabbi. Non va il passaggio dell'altro correggese Pedroni, grande azione di Polverini, chiedeva l'abbraccio, il fallo di Pedroni, numero 6. Intervento di Gabbi in balaustra ai danni del numero 4, Andrisani, il direttore di gara della Matera. Numero 4 Elie Cardella, con subito il fallo, il primo nella zona 3. Cardella per Maggi, Polverini perde il tocco, il momento decisivo per il tiro, ma arriva come un treno Maggi. Nonostante un leve infortunio in stagione, un ottimo torneo promoto per il numero 8. Lungo di Follonica, ora Maggi doveva servire il compagno, però l'intervento di di Pedroni. Holban, Castiglioni, ancora Pedroni, il bomber della zona 3 di Correggio che parte da fuori, butto il tentativo. 3 gol per Pedroni ieri, gioca in A2, insomma la maggior parte dei giocatori gioca in A2 in zona 4, mentre abbiamo notato Cardella tu per tu con Gavioli, para l'estremo modenese. Gabi, ancora Adriano Maggi, imperiale, numero 8, serve Polverini esternamente per il 9, di Margheriti parato da Gavioli. 5 minuti, 1-0 per la zona 4, ancora Polverini, alta pressione della zona 4 che vuole mettere in ghiaccio subito il match. Pedroni si invola in attacco, ma la difesa zona 4 è già in posizione. Castiglioni sotto a Polverini, Polverini esce in contrattacco, servito a Margheriti, ancora Polverini vicinissimo al raddoppio. Il giocatore del Follonica, ancora Polverini e ancora Margheriti, ma è ancora il guantone di Gavioli. Sta abbordando la zona 4, veramente una delle migliori squadre
solito scolirio di sempre, manca ancora Lavagetti che è uno che spinge tanto. Ma questo quartetto esterno che vediamo nella zona 4 potrebbe essere anche uno delle papabili insomma quaterna papabile della zona del nazionale under 17. Le convocazioni ne usciranno nei prossimi giorni. Il tiro e gol! Gol di Mattia Polverini, 6-0-5. Talento di Polonica firma il gol del 2-0. Così in un lampo. La zona 4 è già sul 2-0. Un gol di Cardella, gol di Polverini, due giocatori più attesi. Il 2-0. E time out richiesto dalla zona 3 di Pablo Iara al 6-0-5. Quindi dopo 6 minuti 2-0 segnato da Cardella al 2-24. Ora l'altro tiro di Polverini, 2 tiri dalla distanza, sorprendono Riccardo Gavioli. Noi non ci fermiamo mai perché alle ore 13 giocherà l'Under 15 di nuovo, zona 5 contro zona 1. Zona 5 a 0 punti, zona 1 a 3 punti e poi l'Under 17 a 14-15 tra zona 5 contro zona 1, poi a concludere alle 15:45 Under 13 zona 4 contro zona 1. La zona 4 ha già vinto l'Under 15 Promote con 7 punti, 4 zona 3, ma ha concluso anche lei la competizione. 3 punti per la zona 1 che giocherà, come detto, contro la zona 5 per il secondo posto dell'Under 15. Butta qui il passaggio tra Pedroni e Gabbi, intercetta la zona 4. La zona 3 è entrato Giannotti con Olban, Gabbi e Pedroni. Cardella, ancora il tempo anche di riprendere la pallina, scivola Cardella, vedo qualche goccia di acqua dopo il time out della zona 3. Cardella spalmato, anzi era Polverini spalmato sulla balaustra. Pedroni è il fallo numero 1, viene chiamata la pulizia della pista. Siamo al 7-0-9. Lavagetti si prova Maggi, un'azione dirompente in attacco, non passa il Folonichese. Tiro di Lavagetti, subito il Sarzanese, a rischio anche l'autogol Pedroni. Allora Gabbi per Giannotti.
uscito Cardella, è entrato Levaggetti. Insomma, sono 5 giocatori esterni di assoluto valore per la categoria. C'è il fallo del numero 9 Giannotti su Levaggetti, il talentino sarzanese. Gioca in A2, ma insomma, è un giocatore che in un anno penso che possa anche ambire alla 1 in quanto a esplosività. Non conosco altri giocatori a livello under 17 così esplosivi nel breve. Pedroni, un assist filtrante che però non trova il compagno di squadra, in quel caso Alban. Bella conclusione, ingaggio a 2. Bella però la scambio veloce tra Maggi e Polverini. Vediamo qui il replay grazie all'attenta regia di Leonida Romualdi. Bello scambio veloce, poi arriva il tappini quasi a botta sicura di Maggi, non c'è il gol, però segnato dall'arbitro Andrisani di Matera. Come 7-25, 2-0 il risultato, terzo fallo di squadra per terzo fallo di squadra combinato alla zona 3. Partita che sembra già indirizzata verso una strada ben precisa, quella della zona 4. Polverini contro Olban, contro Giannotti, meglio ancora il talentino di Follonica. Gioca in A2 stabilmente con la seconda squadra, 16 anni, classe 2007, 49 gol in categoria, 8 più 1, 9 nel torneo. Stiamo per scollinare la metà del primo tempo. Controlla sempre la squadra di Paco Polverini, bello scambio ancora tra Polverini e Lavagetti. Con due giocatori e c'è il palo gol di Gabbi. Gol. Sembrava un tiro a distanza telefonato, invece ha dato il palo gol di Gabbi. Il 0-2 stesso mani 1-2, rivediamo qui il replay, palo gol, poi un po' di fortuna per Gabbi. Esce Polverini ed entra Fabbri, un altro giocatore del Follonica, piglia tutto. Il 17 che ha vinto la squadra B, ha vinto lo scudetto, primo Follonica, secondo SPV Viareggio, terzo Valdagno, quarto Rolle Bassano, quinto Bregante, sesto Monza, settimo Lodi, ottavo Correggio, nono Scandianese, decimo Eboli. Ora Diano Maggi, un'azione possente fermata da Pedroni per Gabbi, serve esternamente Giannotti, tiro però bloccato da l'onnipresente Maggi. Lavagetti, il Sarzanesi, calcio 2007, 23 gol con la maglia rossonera in under 17. È entrato anche il numero 3 Francesco Rugani, giocatore dell'SPV Viareggio. È entrato con la Puma, sarà il gol per Edoardo Fabbri, il Follonichese, classe 2007, un tiro preciso, difesa passiva della zona 3, il gol, rivediamo qui il replay, ruba la pallina, si invola, tiro da media distanza, supera Gavioli, bel tiro forte all'11° minuto e si riporta più 2, la zona 4. Con grande tranquillità sta gestendo il match Rugani, un altro terminale offensivo per la squadra di Franco Polverini.
Fabbri per Lavagetti, fuori per Rugani, Maggi, asse difensivo e anche offensivo, e chiama proprio i movimenti dei giocatori il numero 8, anche carattere per il numero 8, tiro dalla distanza, fuori misura. Due gemelli Maggi in pista, ovviamente non lo ricordiamo, lo diamo per scontato, con due giocatori che insomma ne rivedevo spesso nel futuro, sia nel campo nazionale e internazionale, ne sono più che sicuro. Tiro telefonato di Fabbri, parte Pedroni, subisce anche un colpo il numero 7 del Correggio. Gabbi dalla distanza, para Maggi. Gabbi fuori per numero 7 Pedroni, intercettato da due giocatori. Lavagetti pressa, ancora Lavagetti. Ricordiamo che il campionato europeo si giocherà a Correggio tra 2 mesi, sarà un raduno tra qualche settimana a definire la rosa di quel campionato europeo, in cui l'Italia cercherà di rovinare i piani di Spagna e Portogallo, due potenze in under 17. Tanto ruba la pallina Olban scivola, arriva Giannotti, ma ancora bravo Urgani a rubare la pallina. Maggi sempre imperioso, tiro e anche rimbalzo, quasi segna ancora numero 8 di Follonica. Para Maggi, arriva anche la deviazione volante di Pedroni. Ieri ha fatto un gollazzo in questa maniera il numero 7. Time out richiesto dalla panchina Franco Polverini. Siamo al 13:25. Vediamo un po' di azione del primo tempo. Iniziamo l'ultima azione di Maggi, tiro a distanza parato e poi anche la ribattuta parata, azione dirompente. Siamo Pablo Iara, la nostra postazione distante oltre 25 metri, più compassata passato il time out di Franco Polverini. Quindi sei risolto? Sì. 6 minuti alla fine del primo tempo, 3 zona 4, 1 zona 3. Rugani per Cardella, si lotta in balaustra tra Fabbri e Canossa. È entrato anche il numero 4 del Pico, Canossa. Parte Pedroni per Canossa, confermati Olban e Giannotti, gli altri due giocatori del Correggio. Vediamo la composizione delle squadre. La zona 3 8 giocatori del Correggio, 2 del Pico, mentre la zona 4 6 del Follonica, 4 del Viareggio, 4 del Sarzana. Quest'oggi non è convocato il viareggino Cortesi. Ultimi 5 minuti, cade fallo di squadra numero 3. Lavagetti parte da lontano, Elia Cardella è entrato anche lui dopo la pausa imposta dal tecnico Franco Polverini, quindi ancora non entrano, sono entrati in pista. È entrato in pista solo
Talarico, ovviamente secondo portiere Poletti. Cardella, Fabbri e poi Rugani. 4 minuti. Era il quarto fallo di squadra per la zona 3 poco fa, il terzo come normalmente ho detto. Nuova pallina a Pedroni, contrattacco zona 3, arriva Giannotti, tiro forse neanche deviato da numero 7 Lavaggetti. Riparte ancora Lavaggetti, è già in attacco Lavaggetti, frana su Gavioli, pallina che rimane là, ma c'è il fallo in attacco, anzi no, è fischiato un fallo tecnico. Chiedeva qualcosa di più il numero 7 Ligure, deve ribattere la zona 3, siamo al 15:51. Tanto è ritornato il vento, anche bello teso dopo un momento di bonaccia, la temperatura è piuttosto alta. Qui la Casamora, pallina che esce, sfiora una signora a bordo pista. Non si è accorta la deviazione, tutto a posto, però anche fuori dal rettangolo di gioco. Ennesimo tiro di Pedroni che però non riesce a trovare la deviazione di Giannotti. Ultimi 3 minuti, questo primo tempo abbastanza dominati dalla zona 4, che ha un tasso tecnico e tattico importante. Pedroni contro Lavaggetti, ha meglio il numero 7 Correggese, poi la pallina arriva a numero 8 Olban che si interstardisce centralmente dove c'erano 5 giocatori. C'era libera alla destra, la fascia destra, Fabbri. Cardella, ora Fabbri sulla sinistra, disturbato da Pedroni, ancora Fabbri, serve Rugani. 2 minuti alla fine, c'è il fallo, la spinta di Pedroni su Rugani, è il fallo numero 5, si lamenta Pedroni, discute con Andrisani, chiede calma, è il bomber di Correggio. Lavaggetti non trova il passaggio al compagno, comunque riesce a recuperare la pallina, ancora Lavaggetti si libera bene della marcatura, si gira molto bene Lavaggetti, un giocatore da scoprire questo numero 7. Rugani in qualche modo con l'aiuto di Maggi riesce a ribastire una fase di contrattacco, di costruzione di gioco. Cambio, esce e rientra Maggi, posto di Rugani, imminente anche il rientro di Polverini negli ultimi 2 minuti al posto di Lavaggetti. Cardella, sbaglia l'appoggio a Maggi, ma insieme a Polverini recupera la pallina. A sua volta Olban la ruba, serve Canossa per Giannotti che era davanti a Ernesto Maggi. Giannotti contro il raddoppio della zona 4, alla meglio i biancorossi. Con Polverini viene fermato, cartellino blu per Giannotti che ferma fallosamente la ripartenza del velocissimo Maremmano. Qui vediamo il prontissimo replay della regia, si alza poi ferma il giocatore fallosamente, cartellino blu che ci sta. Tiro diretto, ci andrà Adriano Maggi e non Mattia Polverini, è già una notizia. Time out richiesto dalla
panca della zona 3. Siamo al 18:36. Sono riuscito a caricare i video. Leoni da numero 1. Però soltanto per stare fuori, lo vogliamo vedere un po'. Non mi interessa. Mi avrà caldo, Mi avrà caldo. Quando mangiamo Leoni da adesso per questo o per dopo? Ditemelo voi. Io... Se la prossima finisce verso le 2 o dopo questa partita verso 45 o le 2. Se dice 45 le 2. Claudio, alla fine della partita mi siamo mangiati. Vabbè. Mangiamo un po' o giù? No, mangiate giù. Qui a portarvi a 3 la roba diventa complicato. Dobbiamo volare giù. 1:24 alla fine di questo primo tempo. Adriano Maggi contro Riccardo Gavioli. Gran gol! Gol! 18:38. Adriano Maggi. Tiro raso pista. Andiamo subito a vedere il replay. Tiro diretto. Bel tiro spiazzato per il Folonichese. Ultimo giro di orologio ormai imminente. Olban per Pedroni, quindi per Gabbi. Polverini per Margheriti, è entrato anche lui per l'ultimo scampolo di match al posto di Cardella, che era entrato per circa 5 minuti. Polverini al centro per arriva proprio Margheriti, ma c'è Gavioli, in qualche maniera riesce a bloccare con il corpo. 45 secondi alla fine, 4-1. Wolverini confermato Fabbri nel quartetto esterno di Franco Polverini. Polverini non trova l'aggancio Maggi, mancano 25 secondi. Fabbri, Polverini, sono 3 di Follonica. Anzi 4 di Follonica. Non c'è il fallo su Maggi, il fallo è stato commesso da Pedroni. Non è della stessa idea l'arbitro Andrisani. Finisce qui il primo tempo, risultato 1 zona 3, 4 zona 4. Assegno un gol Polverini, un gol Cardella che ha segnato il 2-0, poi il 2-1 di Riccardo Gabbi, il 3-1 di Edoardo Fabri, il 4-1 su tiro diretto di Adriano Maggi. Quindi con questo risultato la 17 della zona 4 sarebbe a 9 punti e ipotecherebbe la vittoria dell'Under 17 a 9 punti, a 12 punti, scusate. Questa è l'ultima partita della zona 4. Noi ci sentiamo per 10 minuti, poi ritorniamo in diretta sempre qui con Leone Romualdi e Claudio Donnini per il torneo Promote HP 2022-2023.
Torniamo in diretta qui dal Palasport Casamora di Castiglione della Pescaia, ultime partite della stagione. Ora in pista ancora zona 4 contro zona 3. Tra i pali della zona 4 entra il viareggino Filippo Poletti, in pista Lavaggetti, Polverini, Cardella, il numero 9 Margheriti. Dall'altra parte confermato Olban, confermato Pedroni e anche Giannotti, con Canossa dai pali sempre il numero 10 se non erro, Gavioli. Polverini per Margheriti, non ci arriva, questo contrattacco molto invitante. 5 pali di squadra per la zona 3, 0 per la zona 4. Biancorossi in gestione della pallina, saranno 20 minuti in cui assisteremo a questo e poi cercare qualche gol magari per consolidare la vittoria. Sono tanti 3 gol nei primi 20 minuti, gol segnati da Fabbri, Cardella, Polverini e Maggi, ultimo su tiro diretto. Palla ancora per la zona 4, Lavaggetti per Polverini. Polverini parte lontano, come spesso accade tutto a livello giovanile. Poi arriva Margheriti, Lavaggetti, para Gavioli, serve poi Canossa, fuori. Che occasione per il modenese, ma l'assist era perfetto di Pedroni, serviva proprio il giocatore del picco. Claudio, bassala un pochetto, il tetto Un po' di zoom, un po' di zoom. Cardella a lunga distanza, Lavaggetti per Cardella. Cardella per Lavaggetti, Sarzanese, la pallina con il numero 4 Cardella, il Reggino. Cardella da distanza, la deviazione di Margheriti, c'è anche il taglio di Polverini, Gavioli para 2.34. Giro porta di Polverini, ci arriva Gavioli. Polverini non trova il compagno di squadra anche di club. Margheriti, scivola Pedroni, non c'è fallo, recupera Fabbri, scusate, Lavaggetti per Margheriti, poi Cardella al centro, non trova Polverini, riparte Pedroni, però intercetta Cardella per Margheriti serve ancora Cardella di un pelo, il Viareggino non segna la doppietta, commette il fallo numero 1 della zona 4. Olban impatta su Polverini, abbiamo già visto questo nel primo tempo. Cade Polverini sull'assist filtrante di Margheriti.
Polverini dietro porta, cerca l'alzata schiacciata, impatta su Olban, riparte Canossa, ma Lavaggetti neutralizza in qualche modo. Canossa riesce a passare, ma la pallina viene servita gratuitamente a Polverini, che la serve a Cardella, quindi a sua volta a Margheriti. Ancora Cardella sulla balaustra. Polverini cerca Pedroni di superare Lavaggetti, che per ben 2 volte riesce a prendere la sfera, anche una terza volta. Polverini è riuscito anche a tirare, ma neutralizza Gavioli. Siamo al 4° minuto del secondo tempo, 4-1 per la zona 4. Polverini centralmente, non va il suo tentativo. Taglio di Margheriti, ben visto da Polverini. Due si conoscono molto bene. Iara chiede più attenzione in fase difensiva in copertura. Cardella per Margheriti, Margheriti per Polverini. Ancora i due scambiano la pallina, non riesce a fermare, a fare un attacco di Polverini. È il secondo per la zona 4, 5 per la zona 3. Entra Castiglioni, ma ruba la pallina proprio ancora Polverini, e quando in attacco bisogna stare molto attenti, perché anche in fase di interdizione recupera diverse palline. Fallo di squadra ancora della zona 4, è il terzo. 5-32. Castiglioni per il numero 8 Olban. Matteo Olban, anche lui del Correggio. Come detto, sono due i giocatori del Piccola Mirandola, Gavioli e Canossa. Il resto tutto del vivaio dei biancorossi blu di Reggiani, di Reggio Emilia. Trova ancora Pedroni da solo, cade per terra, non c'è fallo. Riparte il numero 4 Cardella per Lavaggetti. Un po' di stanca del match. La zona 4 cerca in ogni momento di trovare il gol. Ora è entrato Maggi e c'è il gol. Gol di Margheriti, un'azione dalla media distanza. Segna il 5-1 della zona 4. Giannotti ha lanciato, Giannotti, numero 8, Maggi, era appena entrato, ha servito il gol del 5-1 al compagno di squadra. Siamo al 6-27, 5-1 il risultato. Ora a lunga distanza ancora Pedroni. Maggi per Margheriti, bello, numero sullo stretto, e gol sotto misura. Gol di Polverini. Non era Margheriti ma Polverini. Un gol sullo stretto, supera Gavioli. Siamo al 6:52. Chiama il time out la zona 3, quindi vediamo il replay. Numero sullo stretto di Polverini, era Margheriti, Polverini supera Gavioli. Siamo 6-1, partita ormai in ghiaccio, in freezer per la zona 4, che si può permettere un gioco di contenimento nel resto del match. 3 punti che la fanno volare a 12, vincendo così il Promote Under 17. Quindi doppietta per Mattia Polverini, gol di Fabbri, Cardella e di Margheriti e Maggi. Il 6-1.
Qui vediamo il gol di Margheriti sull'assist di Maggi, sul disimpegno errato di Gabbi, numero 8, anzi Olban, scusate, Olban. Ultimi 13 minuti. Questo match è il terzo di 6. Poi ci troveremo online alle 13 per zona 5 contro zona 1 under 15. Castiglioni contro Lavaggetti, è rientrato il Sarzanese che si invola, tiro di Lavaggetti, palo! Che energia di questo giocatore nello stretto. Sono degli esempi a livello giovanile internazionale di giocatori di questo genere, ma a livello italiano ancora non avevo visto un giocatore di questo genere. Non vogliamo fare nome e cognomi. Ancora Polverini, pallina deviata dal difensore emiliano, riesce comunque a parare Gavioli. Castiglioni per Pedroni. Siamo al 7° minuto, 6-1 per la zona 4. Polverini, alzata e schiacciata, colpisce il palo. Pedroni per Castiglioni, tiro a distanza, parata di Poletti, una delle prime parate dell'estremo viareggino. Maggi per Polverini, Lavaggetti, scambio veloce tra Polverini e Lavaggetti, intercetta Pedroni, riparte Maggi, tentato anche Gabriele Talarico, mancava l'appello, il numero 5 del Follonica. 14 gol, classe 2008. Olban per Pedroni, si spalma sulla balaustra, ma non c'è fallo. Il dottore di gara Andresani di Matera. Polverini per Lavaggetti, scappa la pallina ma riesce comunque a non perdere il possesso, lo perderà dopo nel tentativo di servire Maggi. Ora Polverini, anzi Talarico scivola e frana addosso Gavioli, c'è Polverini ma c'era l'uomo nell'area piccola, la porta del motore del picco, esce Polverini ed entra Rugani. SPV ma giocava in A2 con la Pumas. Castiglioni per Pedroni, c'è un nuovo possesso per la zona 4, perso le speranze la zona 3, poche fiammata, niente di più. Questo secondo tempo esce anche Lavaggetti e rientra Fabbri. Gabbi è rientrato anche lui nella partita dopo un buon primo tempo, pallina che rischia di cecchinare uno spettatore a bordo pista, per fortuna non c'era nessuno. 4 falli di squadra della zona 4, 5 della zona 3, 6-1 il risultato. Poi messa in ghiaccio nel secondo tempo dopo il 4-1 del primo tempo. Il gol nella ripresa nel giro di pochi secondi, Margheriti e Polverini per la zona 4 ovviamente. Maggi
contrastato da Giannotti. Maggi, tentativo personale, riesce anche a recuperare la pallina, un po' passiva la difesa della zona 3 in questa occasione, non solo adesso. Ci prova ancora il recidivo Pedroni, ma non riesce a pervenire al contrattacco limpido Fabbri. Numero 2, serve Talarico a 8 minuti alla fine. Rugani per Talarico, bella conclusione nello stretto, para Gavioli. Castiglioni sulla destra, para Poletti. Sulle 12:25, siamo in diretta dalle 9. Questa è l'ultima giornata del torneo Promote HP in corso a Castiglione, con l'organizzazione della locale Hockey Club che ben ha organizzato questo torneo. C'è un fallo di Pedroni sul giocatore toscano. Intanto cambio di portiere, esce Gavioli, entra Tolomelli, anche lui del Correggio, il classe 2008. Si alza il giocatore toscano. Ancora la zona 4 che gestisce Talarico. Ora Rugani si gira a Maggi, intende fare come Polina Rugani col fisico, come deve farlo il bianco-verde, deve ripetere la battuta. La squadra bianco-rossa, dice il direttore di gara, il signor Gianni Andresani di Matera. Rugani per il numero 2 Fabbri, poi Maggi, il folonichese, serve Talarico, l'altro concittadino, poi Rugani il viareggino, entra in area in mezzo a 3, ancora la meglio il giovane giocatore dell'SPV, classe 2007, 16 anni. Ancora Poletti, arriva a rimorchio Rugani. Tu per tu Fabbri, bravo Tolomelli, il giovane Tolomelli a neutralizzare. Prende anche gli applausi della tribuna del Casamora. Siamo al 13:30, 7 falli di squadra per zona 3, 4 per zona 4. Fabbri per Maggi, Castiglioni però intercetta questi 2 gol. Polverini arriva a 10 gol nel torneo, un ottimo score per lui. In 3 partite. Praticamente alla fine, tentativo anche della zona 3, della lunga distanza.
Andiamo a vedere anche le altre categorie, intanto che insomma, la partita si sviluppa con un risultato acquisito da parte della zona 4, l'Under 17, prende l'Under 13, 9 punti per la Toscana, 6 della Lombardia Piemonte e 0 dell'Emilia Romagna. In caso di vittoria della zona 1 in questa Under 13 ci sarà una lotteria dei tiri diretti per definire il vincitore dell'Under 13, mentre l'Under 15 vittoria della zona 4 con 7 punti contro 4 dell'Emilia Marche e zona 1 Lombardia con 3 punti, 0 per la zona 5 Puglia Basilicata Campania. In questo caso si giocherà la prossima partita alle ore 13 per definire chi sarà, chi sarà nel secondo posto tra Lombardia ed Emilia, o evidentemente la terza posizione con la Puglia Basilicata Campania, mentre l'Under 17 in questa vittoria la Toscana va a 9 punti e vince anche il trofeo Promote HP Under 17 dopo 3 partite giocate. In 4 minuti Pedroni, deviato dal pattino di Rugani, per l'Under 17 ci giocherà poi alle 14:15 zona 5 contro zona 1, mentre chiuderà l'Under 13 come detto zona 4 contro zona 1. L'ultimo match di questa 3 giorni in Maremma Centrale, torneo Promote HP a seconda edizione. L'anno scorso aveva trionfato in Under 17 il Triveneto, 12 punti, secondo posto per zona 5 e zona 4, a pari punti aveva spuntata la zona 5, terzo posto Toscana Liguria, che ora comunque vincerà il torneo. In Under 15 aveva vinto la zona 2 proprio sulla zona 4, terza la zona 3 Emilia Marche, mentre la Under 13 l'aveva vinta la zona 4 Toscana Liguria con 12 punti sulla zona 2 e terza la zona 5. Auspichiamo che il prossimo anno ci siano tutte le zone, in tutte le categorie. In quelli corrido state 15 rappresentative, qui a Castiglione sono 11, 4 in meno. Ultimi 2 minuti e mezzo, gestione della pallina a parte della zona 4, anche abbastanza fluida, con buoni passaggi, manca la finalizzazione, ma insomma, già 6 gol sono abbastanza in questa gara dominata dalla zona 4. Castiglioni per Pedroni, che non è mai uscito in questa gara. Polverini, Rugani non riesce a fermare, arriva Castiglioni che cerca di segnare è arrivato anche Pedroni a ribattere in rete, ma Poletti neutralizza l'ipotetico secondo gol della zona 3. È stato molto vicino con Castiglioni e poi Pedroni, i due correggesi. Ultimi 100 secondi, fallo di squadra numero 5 ai danni di Canossa. Partita che è scivolata via nella ripresa. Poletti chiede di pulire la maschera. Siete il gran caldo ovviamente in questa mezzogiorno di domenica 25 giugno. Vediamo qui il replay dell'ultima azione della zona 3, una delle più pericolose del secondo tempo, tra le prime della partita, che ha ben condotto la zona 4 di Franco Polverini. Castiglioni per Canossa, anzi per Olban, quindi Canossa. Arriva il numero 4 Cardella, ultimi 80 secondi, Cardella titoli finali con
Rugani, Polverini, Cardella, Polverini, Rugani. Ultimi 50 secondi gestione una pallina, ma stanno per scadere 45 secondi. La formazione toscana. Rugani, Toscana, stanno per scadere 45 secondi. Polverini, tiro parato da Tolomelli, arriva Castiglioni, 1 di 30 secondi e poi la vittoria del trofeo promoto Under 17 della zona 4 con 9 punti. Sono già gli applausi finali qui alla Casamora. Vittoria del trofeo promoto HP 17 per la zona 4 con 9 punti, 3 per Lombardia, 3 per Emilia. In attesa dell'ultima gara, zona 5 contro zona 1. Si finisce con saluti 6-1 il risultato, vince la zona 4. Arriva anche il triplice fischio finale di Gianni Andrisani. 2 gol per Polverini, 1 per Fabbri, 1 per Cardella, 1 Maggi e 1 Margheriti. E il gol della bandiera di Gabbi nel primo tempo. Finisce così 6-1, vince la Toscana Liguria. Complimenti anche per questa categoria, doppietta, aspettando l'ultima gara dell'Under 13 per definire i vincitori finali. Tutto è pronto grazie a Leonida Rumualdi alla regia e Caldonini alla telecamera. Vediamo le migliori azioni, noi ci sentiamo più tardi tra circa 23 minuti per di nuovo l'Under 15, zona 5 contro zona 1. Un saluto da Stefano Zamperini.
Vai, vai. Un minuto. Se faccio tutto io faccio, quello qua. No, sta arrivando, va. Può iniziare prima. Adesso arriva, guarda, 2 minuti arriva. Fatto a me, tranquilli, il quadro anche, guarda dove è arrivato. Ma tutto. Che sfiga Oh, bene. Torniamo in diretta dal Palasport a Casamora di Castiglione Pescaia per l'Under 15, zona 5 contro zona 1. Zona 5 che schiera il numero 20 Greta Mirano, il numero 7 Michele De Bari, numero 8 Alessandro De Stasi, numero 2 Pietro Di Flora, numero 13 Alessandro Mastonardi, numero 9 Matteo Matera, numero 16 Francesco 40, numero 6 Alessio Vicinanza, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 30 Giovanni Pontrelli, allenatore Berniero Gallotta. Formazione della zona 1 con Matteo D'Avanzo, numero 14, numero 2 Tommaso San Giovanni, numero 3 Leonardo Colombo, numero 4 Alessandro D'Andrea, numero 5 Leonardo Del Filigura, numero 6 Sandro Più, numero 11 Andrea Borella, numero 8 Ivan Ranza, numero 9 Luca Vaghi, il numero 10 è Dinardo Dorigo, l'allenatore è Alessandro Gioffè. Ovviamente zona 1 tenuta completa verde, in rosso-nero la zona 5. 0-0 ancora il risultato dopo 2 minuti e 40 per Matteo Vicinanza, che ha giocato anche ieri nella categoria Under 17.
Luca Vaghi sulla sinistra si gira, c'è il fallo di Michele De Bari, il giovinazzese. Zona 1. Sempre verde zona 1. 2:30, in anticipo di circa 5 minuti rispetto all'orario consueto, programma alle ore 13. Tiro alto della zona 1. Zona 1 che ha conquistato 3 punti, deve vincere questa partita per arrivare al secondo posto, comunque di spessore. De Bari per vicinanza, diciamo che Matera è 40, spazza via d'avanzo. Viene recuperato ancora da vicinanza, tra i pali invece della zona 5 Pontrelli. De Bari non riesce a fermare la pallina, riprende la sfera il capitano della zona 1 Vaghi. La Vespa. Non si prova ancora la zona 5. Vicinissimo al gol la zona 5 De Bari ancora. La sfera ancora la zona 5 con De Bari, anzi un 40, bella parata del portiere della zona 1. Ranza, il giocatore del Novara, 31 gol, serve numero 2. Il numero 11 Ranza, Borella, uno dei più attivi della l'Under 15 zona 1. Borella 2 gol nella prima partita. Ora vicinanza dietro porta l'Under 15 zona 1, sconfitta 5, anzi vittoria 5-3 contro la zona 3. Sconfitta 5-0 la seconda partita contro la zona 4 e oggi l'ultima contro la zona 5. Fallo di squadra in attacco nella zona 1 e c'è anche il time out richiesto dalla squadra di Geoffrey. Siamo al 5:43, diciamo più pericolosa la zona 5 in questo avvio di partita rispetto alla zona 1. Un gol per Alessio Vicinanza nella seconda partita, 2 per Michele De Bari, mentre come detto 2 gol per Vaghi, uno per Borella e uno di Ranza nella giornata di venerdì. Grazie alla regia che ci ricorda chi è in campo in questo momento. C'è la zona 5 Basilicata, Campania e Puglia, zona 1 Piemonte e Lombardia. Pari di squadra 2-1, 2 per la zona 5. Finisce il time out
Entrano in pista i giocatori delle due squadre, diversi cambi in zona 1 con Vaghi, con Borella, Ranza, e poi c'è anche il numero, adesso devo vedere, il numero 2 San Giovanni, para d'avanzo, riapre la zona 1, però insomma la zona 5 è in interdizione molto presente, qui rischia l'autogol De Bari dopo 6 minuti, ancora lui, la zona 5, il numero di De Bari non riesce a servire ottimamente vicinanza, 3-1 lo schema della zona 5 è molto offensivo in questo avvio di gara. Si carica del vantaggio. Vaghi per Ranza, numero 2 San Giovanni, 8 Ranza, Lanza Novarese, Vaghi Seregnese, San Giovanni di Agrate, numero 9 Vaghi. La zona 5 invece ha sofferto 2 sconfitte in questo torneo, aperto perdendo 5-0 contro la zona 4 e poi ieri ha perso 4-3 sulla zona 3, contro la zona 3. Oggi l'ultima gara contro la zona 1, under 15. Vaghi per Borella a lunga distanza, il Lodigiano, classe 2009. Intanto anche vicinanza, Alessio, serie di tira al volo ma non vanno, anzi vengono fermati. Vicinanza, cicca la pallina e parte la zona 1 con Vaghi. Vaghi, c'è libero San Giovanni, tenta il tiro, Pontrelli devia, pallina corta, arriva San Giovanni ma perde la pallina. Alessio vicinanza con il fratello Alessio, Mattia scusate, pallina che viene intrecciata da Vaghi, quasi non commenta autogol, riparte ancora il capitano di Seregno, ora lui viene fermato non falosamente da De Bari, riparte la formazione, la zona 5 con Matera, tiro diagonale che va fuori, si scalda, anzi c'è un giocatore a terra, Luca Vaghi, lo scontro in balaustra poco fa. Siamo alle 7:13, time out richiesto dalla zona 5, serie di cambi anche per Gallotta. Entrano Pietro Di Flora e Alessandro De Stasi, il primo gioca con l'Ebro, il secondo col Giovinazzo. Siamo all'8:13, termina il time out della zona 5. Sarà un tiro in diretto per la zona 1. La zona 1 con zona 5 con vicinanza,
vicinanza per l'altro fratello, tiro a distanza, para d'avanzo. La zona 5 che sta cercando di porre il ritmo alla match, con De Stasi, si gira bene. Al centro c'era vicinanza, Matteo. Tiro di San Giovanni, trova anche il tap-in, arriva Varghi che spara in alto. Grande occasione per la zona 1 di Alessandro Gioffre. Cinque minuti alla fine, sempre 0-0 il risultato. Era Casamora, tiro di Borella, para Pontrelli, Pontrelli che rimane lì, arriva molta vicinanza, fa alzare il baricentro, attenzione, c'è il fratello in area, non lo trova, riparte Vaghi per San Giovanni, c'era libero Borella, si gira Borella, niente da fare, si arrabbia tantissimo il numero 11, era libero, è stato il passaggio di Vaghi, il numero 2 San Giovanni, ora Borella. Viene atterrato il fallo di squadra numero 4 per la zona 5, 1 per la zona 1. Adesso vicinanza viene atterrato, c'è il fallo, il secondo per la zona 1. Alessio Vicinanza, interviene il portiere della zona 1, Vaghi, pari in alta, 4 minuti alla fine, 0-0, uguali occasioni da ambo i lati. Pallina che viene fermata dalla rete, sarà ingaggio a 2 tra Aranza e Vicinanza. Vicinanza via San Giovanni, Vaghi contro De Stasi, meglio la zona 1 che esce dal metà difensiva. Aranza, non c'è il passaggio su Vaghi, una zona 1 piuttosto confusa, poco precisa, mettete parecchi falli la zona 1 con in questo caso Borella e terzo fallo, punto 4 della zona 5, time out all'11.04. De Bari è entrato di nuovo 40, è entrato anche il numero 2 Pietro Di Flora e anche lui è bolitano,
uscito d'estasi il giovinazzese, 40 anche lui di Eboli, come i due fratelli di vicinanza. San Giovanni per Vaghi, capitano scaglia questa pallina in centro area, cercare l'intervento di Sandro Più, del classe 2009 del Seregno, 38 gol, fa coppia insieme a Vaghi del Seregno. Sono 4 giocatori del Seregno, gli under 15, zona 1, 2 della Grate, ancora la Luca Vaghi, tira, gol! Gol, 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 gol. 11:41 Vaghi, doveva lui prendere la situazione in mano, di sbloccare, cercare di sbloccare questa zona 1 che sembrava bloccata, e quindi 1-0 all'11:41. Il time out poi richiesto nello stesso secondo anche della zona 1 da Gioffrelli. Vediamo qui il gol di Vaghi, un bel tiro piazzato, Pontrelli non riesce a bloccarlo. 1-0 per la zona 1 che ha avuto tante difficoltà da un buon avvio della zona 5. Vediamo da qui Berniero Gallotta con la sua immancabile Lavagnita che carica i suoi Gioffre, in fase di costruzione di gioco in cui è mancata la zona 1 questo avvio. Finisce il time out all'11:41 come già segnalato. Dopo il gol c'è ovviamente il tiro da centropista da parte della formazione della zona 5. C'è provato De Bari, ha fermato Vaghi, ora galvanizzata la zona 1. Vaghi contro Alessio Vicinanza, il piccolo goleador, cazzo 2010, 12 anni, 17 gol, uno dei più giovani del torneo, numero 6, ha segnato anche un gol. Matera recupera la pallina parata da Pontrelli, 40 non arriva al passaggio. Vaghi la spara avanti, non è un grande pilotino per la zona 1, discontinua. No, c'è il fallo della zona 5 con De Bari, tiro di Vaghi deviato da Vicinanza. Ora Matera, tiro da distanza, para d'avanzo. È iniziato bene nella zona 5 con grande carisma, sfiorando il gol con De Bari e non solo lui, anche con Vicinanza. Poi il gol di Vaghi ha spezzato il ritmo, sembrava riuscire anche a mantenere la zona 5, tutto a livello fisico anche. Tiro di più bloccato da Matera, riparte la zona 5 con 40, tiro, un rovescio, c'è il rigore, fischiato dall'arbitro Giombetti, mentre per un tocco di pattino in area. Vediamo subito il replay grazie alla regia di Leonida Romualdi che ci aiuta a capire meglio questa situazione. Sì, probabilmente il pattino del difensore. Quindi 40, Francesco 40 conto d'avanzo, Francesco 40 para d'avanzo prima che esce dal rettangolo di gioco. Grande occasione per la zona 5 per prevenire il pareggio, ma ottima parata. Vediamo qui subito il replay con la parata del portiere di Novara, classe 2009, 14 anni.
quella d'avanzo 2 volte, succede di tutto, un po' passiva, anzi assolutamente passiva la difesa della zona 1, che proprio non è proprio entrata bene in partita la squadra di Piemontese Lombarda, Ranza. Ultimo minuto di gioco, ancora a testa bassa la zona 5, libero De Bari, vicinanza per De Bari, vicinissimo il gol, la zona 5 con il giovinazzese De Bari, ancora lui è arrivato anche vicinanza come una faina, ancora la zona 5 ci sta mettendo veramente tutto in pista in questo primo tempo. 40, non c'è il fallo, fase veramente confusa del match, con la pallina c'è ancora la zona 5 con una 40, vicinissimo la deviazione De Bari, raccoglie la pallina il pugliese, ancora lui De Bari, tiro sul primo palo, vicinissimo ancora arrivò alla zona 5 che meriterebbe a onore del vero il pareggio in questo primo tempo. Ancora De Bari decisivo, 11 secondi, San Giovanni contro vicinanza, San Giovanni serve al centro più ma non riesce a deviare, finisce con il primo tempo, risultato di 1-0 per la formazione della zona 1 con il gol al 11:35 di Baghi, il tiro dalla media distanza che ha sorpreso Pontrelli, ma ai punti sarebbe 1-1 il risultato, il rigore fallito da 40. Questo è il risultato del primo tempo, noi ci sentiamo per 5 minuti, poi riteniamo in diretta qui sempre dal torneo Promotta KP 2022-2023.
Sì, basta, per fortuna. Basta, adesso non è più partita, è finita, è stata. Mi sa che anche per una settimana mi fanno degli allenamenti, sì. Troppo male le gambe, sì. No, poi a Correggio che c'è troppo del caldo qua. Quindi... Sì. Poi c'è questa e altre due. Sì. Ma non preoccupa questa, neanche la 13, quella 17 mi preoccupa. Cos'è? Sono 5 contro zona 1. Sarà esatto, una valanga di gol. No, infinita. Cioè non tesa, però sì, fischia gol, esultano, fischia gol, esultano. Quindi così. Vado. Grande donna. Siamo in diretta per il secondo tempo, in vantaggio da zona 1, quello decisivo per ora di Luca Vaghi, il capitano della Lombardia Piemonte. Sono le 13:30, il caldo si fa notevolmente sentire. 14:15 la penultima partita, under 17, zona 1, e poi a chiudere l'under 13 con zona 4 contro zona 1. Prova ancora De Bari a distanza, ingaggio a 2 per l'arbitro Giombetti di Modena, dentro di gara di questa partita. Vicinanza, molta vicinanza per cercare la spizzata di De Bari. La partita è ancora aperta, la zona 5 ha giocato piuttosto bene la prima parte di gara, anche meritando il pareggio a mio giudizio. È mancato solo il gol. Vediamo se invece la zona 1 si è messa un po' in bolla rispetto a quello visto nel primo tempo, perché ha fatto tanti gli errori della zona lombardo-piemontese dopo un torneo insomma piuttosto buono, diverse personalità sono contraddistinte, un bel gruppo eterogeneo di giocatori provenienti dal Seregno, 4 giocatori, 2 dal Novara, 2 dalla Grate, 1 dall'Odi, 1 al Monza. È riuscito il coach Gioffre a unire le forze di questi 5 club, la forma rappresentativa più variegata per quanto riguarda i club coinvolti. Mentre nella zona 5 ci sono 5 giocatori dell'Eboli, 4 del Matera, 2 del Giovinazzo. Per la pallina a vicinanza, non sembra cambiato quello che abbiamo visto nel primo tempo, cioè quello che abbiamo visto che la zona 5 pare avere più forza. 3 contro 1, attenzione De Bari, 1 contro 1 ancora d'avanzo, para, che peccato, un'altra occasione non sfruttata per zona 5, ancora vicinanza che è cresciuto molto il numero 5, molta vicinanza per il fratello Alessio per Matteo, si gira, arriva De Bari, che altra occasione per la zona 5, che ora sta contando veramente le occasioni non sfruttate. Commette fallo numero 7 De Bari, settimo fallo di squadra, 4 per la zona 1. La zona 1 non sembra ancora ben disposta a chiudere la partita, anzi Matera intercetta la pallina, il Materano, tiro ancora d'avanzo decisivo. Ranza dall'altra parte cerca di alzare il baricentro, arriva anche più per Vaghi, quindi San Giovanni
anzi Borella, no, San Giovanni, mi scusano gli amici lodigiani. 2 minuti, sempre 1-0, decide il gol di proprio lui, del capitano, che ora la pallina cerca di servire più, ancora Ranza, scivola, non c'è il fallo, via Borella, però non riesce a centrare lo specchio della porta, testa bassa Marco Matera, Matteo Matera, scusate, il capitano di quest'oggi della zona 5. De Bari voleva il fallo di pattino, il numero 7 Giovinazzo, ma c'è vicinanza che non riesce a girarsi, scivola, non c'è ancora il fallo in area di rigore. 3 minuti, ancora decisamente bene la zona 5 con Matteo Vicinanza per De Bari a servire centralmente Alessio. Bella l'idea, non buono il passaggio. Matera, un'esperienza, ruba la pallina, serve il numero 7 De Bari, Michele De Bari, fratello di Angelo De Bari, sicuramente, visto che sono molto simili, non li conosco ma sono molto simili fisicamente. Quarto minuto, chiama il time out la zona 1, non piace l'inizio del secondo tempo al tecnico Gioffre. Vaghe, testa bassa ora, il capitano c'è libero sulla destra, più la parata di Greta Miranda. Ci siamo dimenticati di vedere questo cambiamento in panca, è uscito Pontrelli claudicante tra l'altro, mentre è entrata la portiera della Roller Greta Miranda, anzi dell'Eboli, scusate, classe del 2008. Pontrelli invece del Rolle Matera, giustamente ho fatto confusione io. Vicinanza contro Borella, non c'è fallo, ancora zona 5 che è ora in superiorità con Matteo Vicinanza, con De Bari, ancora Matteo, bel triangolo tra i due, conclusione non perfetta, come l'ennesimo fallo. De Bari è l'8º, time out che arriva ora per la zona 1, chiesto un paio di minuti fa. Siamo al minuto 4:57, il time out per la zona 1. Vediamo in questa occasione anche la parata in 2 tempi di Greta Miranda. Siamo al 4:57 del secondo tempo, i due allenatori sfruttano tutti i secondi disponibili per il tempo morto. In pista col cambio esce più ed entra un nuovo atleta, il numero 2 San Giovanni della Grate, 49 gol, uno dei migliori marcatori. Però ancora zona 5 con De Bari, ma d'avanzo ancora dice di no, tiene a galla i suoi d'avanzo. Vaghi fino a che si impenna, esce. Ancora Matteo Vicinanza, è uscito molto in queste 3 partite, nel segno più li fai giocare e più crescono, e farli giocare questi ragazzi. La difficoltà nella zona 5 è proprio questa, farli giocare in una categoria della loro età, perché manca materiale umano, mancano giocatori, anche dovuto al Covid, diversi giocatori hanno lasciato. Poi neanche esce, bastone, spinta dal bastone di Davanzo. Vicinanza per Matera, vicinanza
nulla da fare anche in questo caso. Andiamo in falli, 8 contro 4. Matera ruba la pallina, Matera, ma d'avanzo c'è De Bari, non ci arriva per un pelo. Quanti errori per la zona 1 in fase difensiva, mentre la stanchezza e il caldo sicuramente più abituata alla zona 5 che alla zona 1, assolutamente. Vicinanza, tiro a distanza, arriva anche il fratello, non riesce a impattare con il bastone, ma intercetta il passaggio di rientro di San Giovanni per Vaghi. Vaghi con un passamano riesce a far muovere i suoi, ma c'è ancora Matera a recuperare la pallina per Matteo Vicinanza. Serve De Bari, tentativo di prima intenzione, ma era libero dall'altra parte Alessio Vicinanza. Ancora Alessio, niente da fare, questo rovescio, va a recuperare la pallina, ancora un ottimo Matteo Vicinanza. Siamo al 6:50, ma siamo al 7° minuto, 0-1 risultato a favore della zona 1. Traffico in area, meglio Ranza che alza il baricentro con Vaghi, non ci arriva, anzi c'è il capitano claudicante, ferma il gioco l'arbitro Giombetti, colpo al capitano time out richiesto dalla panca della zona 5, siamo al 7:18. Ma io non so prendere. Claudio, vogliamo un caffè alla fine di questa gara? Non gioco il caffè. Sperando, non è spunta. No, per ora è basso l'ora. 7:18, ritornano le squadre in pista. Ancora la zona 5-0 di gol. Adesso hanno segnato 2 gol De Bari nel campionato, uno per Alessio Vicinanza, mentre il gol decisivo ora di Vaghi, il terzo gol per lui, uno per Ranza e uno per Borella. Vicinanza, si lotta in area tra Alessio Vicinanza e, anzi è entrato il numero 13 Alessandro Mastronardi, 2009, 13 anni, della Roller Matera. Borella sulla distanza, para Greta Miranda, ancora Borella, fase convulsa, attenzione al contrattacco della formazione della zona 5 con 40 per Vicinanza, manca la chiusura Matteo, arriva anche Mastronardi in area, 2 atleti nell'area, ora la zona 5 vuole proprio segnare, squadra di Berniero Gallotta, il tecnico ebolitano, un campano voglio dire. Siamo ormai al 9° minuto. Per 1-0 per la zona 1, decide proprio lui, il capitano Luca Vaghi, deviato il tiro dal patino di Mastronardi. In 3 la zona 5, che a livello fisico è sicuramente più prestante degli avversari. Ora ci prova 40, la pallina deviata, in qualche modo la blocca d'avanzo. Ora Matteo Vicinanza impatta sui patini di Ranza, può ripartire la zona 1. Ranza, tiro, para Miranda,
la giocatrice anni 14 dell'Eboli. Ora Matteo Vicinanza, sempre la locomotiva della formazione di Gallotta. Serve esternamente Matera, tiro a distanza dell'1-9, cerca la deviazione, quasi rischia l'autogol Borella. Ancora Matera. Bello scambio con balaustra del Materano, del Lucano, tiro che impatta su Ranza. Ormai al 10° minuto del secondo tempo, 1-0, decide Vaghi nel primo tempo. Borella ha messo il fallo, il numero 13 è il nono fallo. Motor 4 della zona 5 e della zona 1. Gioffre parla insistentemente con Borella. Intercetta De Bari, Michele De Bari per Vincenzo 40, Francesco 40 che non riesce a impattare, ancora 40 esternamente per il capitano Matera. Matera contro Vaghi, è meglio l'altro capitano della zona 1, era libero San Giovanni, non riesce però a dare il passaggio di ritorno al numero 9. San Giovanni contro il raddoppio della zona 5. Fallo sulla De Bari, è il quinto. Esce il numero 13, diventa Alessio Vicinanza per l'ultimo assalto della zona 5 al pareggio. Ora De Bari diagonale, para ancora l'ottimo d'avanzo. De Bari fa il giocoliere, ma gli viene soffiata la pallina da Vaghi. Ancora Vaghi che si intestardisce, ha ragione perché riesce a recuperare la pallina. Serve San Giovanni, giocatore di Agrate. Poi Borella il diagonale fuori, pallina che rientra grazie alle reti. Vicinanza contro San Giovanni, arriva De Bari. C'è anche Ranza, era meglio la zona 5 con 40 che esce dalla zona difensiva. 40 tiro, para d'avanzo. Ormai siamo a 3 minuti dalla fine. Alessio Vicinanza contro Borella, alla meglio il giocatore di Lodi. Fallo di De Bari, il 10° su Vaghi. Tiro diretto per la zona 1 che può chiuderla con questo tiro diretto. Coach Gioffre chiama il time out. No, non c'è il time out. Sembrava ci fosse un time out, ma non c'è neanche un frozen time out, non c'è proprio niente. Fischia Giombetti. Io 3 minuti e mezzo alla fine, ci prova Borella contro Greta Miranda a chiudere la partita. Borella para Greta Miranda, brava Greta. E ora l'ultimo assalto è ancora della zona 5 con De Bari al minuto 11 con Matera, è ancora vicino al gol, ma non arriva il gol, non arriva questo maledetto gol nella zona 5 che lo meriterebbe, a onore del vero. 40 per Matera contro Vaghi. Matera nello stretto, raddoppio zona 1, pallina che viene spostata anche con il pattino. 40, para ancora Davazzo che è sempre ben attento, il portierone del Novara del classe 2009. Borella in contrattacco, Borella tiro, c'è San Giovanni, ancora Miranda c'è. Ora De Bari in contrattacco, vediamo se riesce a rubare la pallina a Ranza, ce la fa De Bari, bello il gioco di stecca, il tiro e la parata, ancora 40, fuori, che roba, che grande parata d'avanzo sul gioco di stecca di De Bari. Non so se l'abbiamo replay velocemente, anzi no, perché c'è subito il tiro a 2, ma ha fatto un gioco di stecca De Bari, non c'è cascato il portiere d'avanzo. Ancora 40, pallina che rimane lì, pallina alta. Ultimi 2 minuti
per le ultime speranze del pareggio per la zona 5. Vaghi per San Giovanni, bella parata col guantone di Greta Miranda. Ranza, tiro di Ranza, palo esterno. Alessio Vicinanza, si alzano i decibel qui dal Casamora, il piastrellato di questa terzultima partita. Matteo Vicinanza, tiro a distanza, impatta su Borella, ma c'è il muro di 40. Vaghi, ancora Vaghi, un contro Miranda, Vaghi, c'è anche Borella, palo esterno. Il fallo di squadra della zona 1 è il settimo a 84 secondi alla fine, chiama il time out secondo me Berniero Gallotta. Matera rientra e quest'ultimo assalto lo va a caricare i suoi, anzi è lì con la lavagnetta Berniero Gallotta per trovare uno schema veloce da sfruttare in attacco. Abbiamo il contropiede qua di De Bari, e qui il gioco di Stecca, però d'avanzo con il gambale sinistro. Rivediamo ancora la grande parte di d'avanzo, poi 40 che spara fuori a portiere disteso. Tante occasioni per la zona 5. Zona 1 non buona come le altre due uscite. Vediamo la bella parata di Greta Miranda sul tiro diretto grazie alla regia di Leonina Romualdi. Con Caldonini dà questa possibilità anche di replay in questa diretta, lunga diretta qui da venerdì mattina. Vicinanza, non si intendono ragazzi, zona 5. Tutti gli scampoli di partita per l'Under 15. Era vicinissimo Alessio Vicinanza con il bastone che è più alto di lui, riesce a quasi fiorare il gol. Vaghi dall'altra parte, Vaghi deviato il suo tiro da Matera. Ultima partita dell'Under 15 della stagione, molto intenso questo 1-0. De Bari, niente da fare, ultimi 49, si blocca il cronometro. 1-0 per la zona 5. Vicinanza spara avanti, arriva Borella, c'è libero dall'altra parte del compagno di squadra che trova per la deviazione, ma una pallonbella. San Giovanni, graziata ancora Greta Miranda da Matteo Vicinanza, riparte con Matera, è libero De Bari. È libero De Bari al centro, Ranza con il fisico riesce a bloccare il Lucano, si lotta strenuamente, Alessio Vicinanza per De Bari, si gira De Bari per Matteo Vicinanza, niente da fare, finisce qui la partita, ultimi 15 secondi. Vaghi non spazza via, non fa in questo momento, Ranza, ma c'è un fallo, spostamento della pallina con impatto, quindi non è ancora finita. 8 secondi alla fine, tutti in su, dice Berniero Gallotta. L'ultimo assalto, Matera, ultimi 7 secondi. Matera deviata la sua pallina, arriva Vicinanza, Vaghi, pallina che comunque arriva davanti in qualche maniera, c'è anche De Bari, finisce qui. 1-0 per la zona 1 col gol decisivo di Capitan Vaghi. Regalano la vittoria e il secondo posto, scusate, per la formazione della zona 1. Qui rivediamo le azioni, l'ultima azione, 1-0 il risultato della zona 1, che porta così a 6 punti la squadra della zona 3. Andiamo ad aggiornare la classifica. Quindi 1-0 il risultato finale di questa gara, vincente gara soprattutto nel secondo tempo. Finisce qui l'Under 15, come detto, finisce con i 7 punti della zona 4, i 6 della zona 1 e i 4 della zona 3 a 0. La zona 5, applausi per tutte le formazioni di questa categoria.
noi ci assentiamo per circa 15 minuti, poi ritorniamo in diretta per Under 17, zona 5 contro zona 1, la penultima partita di questo Promote HP. Siamo in diretta su YouTube, Fis Rock e Pista, con Stefano Zamperini, Leonardo Romualdi e Caldo Donini. Vuoi caffè? Va bene Leo? Posto? Ha mangiato? La moda era eccezionale, neanche a lui è Rosaria. allora adesso alle 17 vedete? L'importante sta bene, poi il resto, l'importante è la salute. Con voi sto nostro bello, con voi è troppo bene, no? Non mi volete bene? Questo è giusto. Vieni, respira, respira. Lo odio. Dopo dove torniamo stasera non ce ne più. No? Ci sono le risaie da noi. Te dove sei? A Vercelli, mezzo e mezzo. Siamo venuti. Almeno il bagno l'avrà fatto, via. Sì. Ma dove siete alloggiati? Ah, Dio buono. Certo. Sia per la spiaggia sia per... In centro, centrissimo. Però se ci sono di qua. No, io sono proprio di qui. Non è questo, è che d'inverno si muore di pizzi. Poi 3 mesi si diventa il secondo comune della Toscana per presenze turistiche. Però poi però E noi veniamo giù, quando vediamo tutto il bello non vediamo l'altra parte. te considera che noi siamo 7.000 abitanti in tutto il comune, ci sono 4 frazioni. Luriano, Puntala, Vetronia e Chiesa. Una volta a ottobre comincia... A ottobre un po' resiste perché il tempo è buono. No. Quest'anno ha fatto un maggio, ha piovuto sempre. Ora a giugno un pochino meno, ma insomma ha rotto le scatole. Ora non ha tenuto tutto inverno, poi primavera... se torna a casa fate la scisa voi, che fate? Facciamo la parla, la senza palla, perché siamo da dietro, Sì, è quella. siamo per Se te la vuoi allungare qualche chilometro dovresti passare a Siena, Firenze, Bologna. Ma meglio la strada, molto meglio, te lo garantisco. No, te lo dico perché di qua te arrivi prima di Sarzana, insomma, sì, dopo, e poi giri a destra, fa la Cisa e vai, che passa anche da Siena,
Penultima partita del torneo Promote HP, tra pochi secondi Under 17, zona 5 e zona 1, un Promote Under 17 già vinto dalla zona 4, ci sarà la decisione per arrivare nei primi posti del torneo. Tra pochi secondi zona 5 contro zona 1, zona 5 che schiera il numero 3 Juan Daniel Barile, numero 19 Emilio Malandrino, numero 4 Gabriele Miranda, numero 18 Andrea Agnola Melone, numero 17 Alessandro Zaccaro, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 16 Francesco 40, numero 7 Michele De Bari, numero 10 Domenico Iacovone, l'allenatore Berniero Gallotta. Zona 1 allenata da Massimo Olivieri, schiera il numero 1 Jacopo Enrico Mascherpa, numero 2 Leonardo Boggiani, numero 3 Marco Gariboldi, numero 4 Davide Martelli, numero 5 Giovanni Maria Monticelli, numero 6 Pablo Massimo Grassi, numero 7 Matteo Orsi, numero 8 Giuseppe Olivieri, il capitano Alessio Civa e il portiere numero 10 è Luca Borgonovo. Il direttore di gara Matteo Galoppi di Follonica. A seguire tra circa un'ora e mezza zona 4 contro zona 1 Under 13, l'ultima partita del torneo deciderà anche la competizione Under 13, mentre è già decisa Under 15 e Under 17 con la vittoria della zona 4 come nei pronostici. Non c'è Pacciello tra i pali, ma vedo che è rimasto Pontrelli dell'Under 15, non c'è nel referto ma lo vedo qui da lontano. 3 gli elementi dell'Under 15 a zona 5, vicinanza 40 e De Bari. Invece la squadra del giovane Beppe Olivieri schiera, Massimo Olivieri schiera il fratello Giuseppe, il numero 9 che è il Capitan Civa, Monticelli e poi, se non erro, Matteo Orsi. Tra i pali il numero 10 Luca Borgonovo, il Brianzolo. Tutto pronto agli ultimi abbracci, siamo leggermente in ritardo. Ora
Vediamo se tutto è pronto per l'inizio del match. Questo ultimo match under 17. No, c'è Davide Martelli al posto di Matteo Orsi, il vercellese. Dalla parte della zona 5 Barile Miranda. Quindi Malandrino, Agnello, Melone. Questi sono i giocatori in pista. Iacovone tra i pali della zona 5. «20 minuti più 20 il tempo di gioco della Under 17, primo fallo di squadra di Nola Melone, 4 secondi. Nella formazione della zona 5 a 0 punti, è stata sconfitta 25-0 dalla zona 4, è stata sconfitta 9-0 dalla zona 3. Le due partite giocate, mentre la zona 1 ha vinto 2-1 contro la zona 3, ha perso contro la zona 4 7-3 e qui si appronta per arrivare al secondo posto del girone. Olivieri per Monticelli per Civa, formazione rossonera con Malandrino. Lotta, intanto c'è Miranda, ha colpito con il bastone, si accascia a terra il giocatore numero 4. Dell'Eboli. Tanto Olivieri, gol 1-18. Beppe Olivieri al gol, il giocatore del Monza, classe 2007, 55 gol in under 17. 16 anni. Monza si è classificato sesto alle finali nazionali, dietro le toscane e vicentine. Settimo il Lodi e l'Eboli, decimo, unica partecipante del campionato under 17 in zona 5. Monticelli per Martelli, bello l'assist, meno la conclusione. Monticelli recupera con la pallina con l'aiuto di Olivieri, ancora Civa per Martelli, Iacovone neutralizza all'1:47, già 1-0 per la zona 1. Monticelli, poi Civa, è stata schiacciata che non trova la capitalizzazione. Nola Melone con Miranda, uno dei più attivi. Miranda in questo torneo per la zona 5 è piuttosto difficoltosa proprio per l'atavico problema di non giocare partite con i pari età rispetto alle altre zone. Monticelli, Martelli subato da Miranda, alla meglio il numero 4 di Eboli, molto veloce ma perde la pallina, arriva a sostegno Malandrino, arriva anche Barile, il barese, si gira bene Giovinazzese ma recupera la pallina su Monticelli, serve esternamente Malandrino, poi Nola Melone, tiro diagonale. In qualche modo Miranda addosso a due giocatori della zona 1, si prende anche il fallo, il primo. Miranda per Malandrino, contrattacco di Olivieri, autore del gol di 1-0 con Olivieri, il gol 2:54, ancora Olivieri a segnare il 2-0 parziale della formazione allenata da Massimo Olivieri. Rivediamo qui l'attenta regia, vede la ripartenza e il contrattacco di Olivieri che realizza il 2-0 dopo 3 minuti.
Monticelli tutto da solo, gol. Gol 3-0-7. La rete di Monticelli, si è involato in area il fantasista lodigiano, il 3-0, partita già che prende una strada ben precisa. Dopo solo 3 minuti e 07. Miranda. Per Barile. Miranda contro Martelli, Barile raccoglie la pallina dopo il passaggio alla balaustra, recupera ancora il numero 5 Lombardo, Monticelli. Recupera la zona 5, tiro di Miranda, impatta sul portiere Borgonovo, il Brianzolo. Monticelli serve al centro, Martelli, il Vercellese non riesce a deviare. Cazzo, 2007. Minuti gol per il piemontese. Miranda. Ancora il numero 4 che non trova il gol, nonostante fosse libero in area. Prova ora il Nola Melona che entra in porta sull'assist filtrante di Miranda, da parte Olivieri per Martelli, pallina che esce dal sulla parte esterna della porta, il numero 4 piemontese Olivieri per Martelli, ancora lui, niente da fare. Iacovone devia con il gambale sinistro. Monticelli, serve Pirali Civa, il capitano del Cremona, del più 0-10. Ora Piale, bello slalom, gran gol del giocatore cremonese, il 4-0. Vediamo qui il replay, grande slalom, due difensori, arriva poi il tiro in controtempo che sorprende il Iacovone, il 4-0 della zona 1. Olivieri, tiro di Olivieri, para Iacovone con il gambale di richiamo. Ora Pirali Civa al centro, ma spazza via il numero 17 Alessandro Zaccaro, giocatore della Ronald Matera, classe 2007. In pista anche il numero 4 Gabriele Miranda dell'Eboli. Ora Martelli, ma raga, ha scivolato Nola Melona nell'area, nella propria area. Siamo a 6-13, 4-0 per la zona 1. Miranda contro il passaggio a Nola Melone, deve correre Malandrino, il capitano di quest'oggi della zona 5, recupera la sfera proprio lui dopo che Martelli aveva cercato di rubargliela. Monticelli non trova Martelli, fare di squadra sono 1-1. $6.50. Ora Monticelli per Alessio Pirali Civa, non trova il passaggio di ritorno al collega Monticelli. Ci va su time out per ora richiesto dai due allenatori.
scadono in secondi in fase difensiva per la zona 1. Può ripartire la zona 5 con Miranda per Malandrino, tiro di Malandrino. Ora ci prova ancora la formazione di Massimo Olivieri. Riparte zona 5 ma sbaglia il passaggio. Un attaccante della zona 5. Time out. Per Monticelli, arriva Olivieri sulla sinistra, ancora Monticelli, movimento di Olivieri, sposta la difesa avversaria, Monticelli non trova il gol, ancora Monticelli che ha doppia velocità rispetto al resto della formazione avversaria, ancora l'Odigiano abbracciato da Niola Melone, perde la bastone il portiere, ma Niola Melone riesce a ristabilire, ridargli il bastone perso. Ancora c'è la riceva, bellissimo gol di Civa in controtempo, ancora con lo stesso gol uguale al 4-0, segna il 5-0 la zona 1 e al 13 all'8.54 il primo time out richiesto alla zona 5. Dato di 5-0 quasi a metà del primo tempo con questa vittoria. La zona 3 sarebbe sorpassata dalla zona 1 Lombardia-Piemonte, che concluderebbe a 6 punti al secondo posto, dietro la zona 3 Emilia Marche. Terzo posto per l'Emilia Marche sia in 17, under 15 e under 13. Vicinanza, intanto anche Matteo Vicinanza e Michele De Bari, giocato in under 15 proprio contro la zona 1. 40 dentro il passaggio filtrante per il Giovinazzese che recupera la pallina. De Bari cerca Niola Melone, pallina che entra in area ma viene fermata regolarmente col pattino dal giocatore avversario, quindi sarà il rigore. Quindi Niola Melone contro Luca Borgonovo. Niola Melone para Borgonovo al 9-25, rimane con il risultato sempre 0-5. Tanto la temperatura è molto aumentata qui al Casamora, siamo intorno ai 34 gradi, una discreta aria ma riservata quest'area solo a chi è fuori dal palazzetto e non è dentro a una specie di gabbiotto con una temperatura percepita intorno ai 40. Contrattacco ora per Civa, ma Iacovone devia.
si scollina la prima parte della partita, primo quarto. Lotta tra numeri 7, tra De Bari e Orsi, di Lodigiano. Matteo Orsi è entrato in pista, c'è anche Grassi, il numero 6, Pablo Massimo Grassi. In pista anche Leonardo Boggiani, il cremonese, e anche il numero 3, Gariboldi, quindi tutti in pista in questa seconda parte di primo tempo. Boggiani è un cremonese dalla Pieve 010, Gariboldi è il Brianzola, ha giocato anche in A1 in qualche partita nelle ultime partite di Serie 1. Proprio Grassi invece gioca nel Lodi in Serie B, 44 gol in categoria, e Matteo Orsi ancora lodigiano, 22 gol categoria classi 2007, tutti i classi 2007 tra Gariboldi, Boggiani e Mascherpa, secondo portiere 2008. Una formazione guidata dal giovane Massimo Olivieri con 4 giocatori del Lodi, 3 del Monza, 2 del Cremona e 1 del Vercelli. Grassi per Orsi. C'è il controattacco di Gabriele Miranda. Miranda contro Borgonovo. Miranda. Gol! Gol, 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 gol! All'11:33 Miranda segna il gol, il primo gol, sì, è il primo gol di tutto il torneo 17, e lo segna Gabriele Miranda, e così veramente corona un ottimo torneo, ovviamente proporzionato ai problemi tecnico-tattici della propria squadra, però insomma è riuscito a segnare il primo gol nel 17. In tutte le squadre hanno segnato un gol, non è così scontato questa statistica. 3 falli di squadra per ambedue le formazioni. De Bari in centro all'area c'è il numero 16 Francesco 40, quindi sono 3 giocatori dell'Under 15 ora in pista più Gabriele Miranda. Sicuramente questo è il futuro dell'Under 17 del prossimo anno della zona 5, che comunque fa ben sperare, ovviamente con qualche miglioramento a livello tecnico-tattico può ancora migliorare questa formazione, che ora rappresenta i giocatori più giovani in categoria inferiore, per dire Miranda ha 14 anni, 14 anni anche per 40, 13 per Matteo Vicinanza. Insomma qui hanno tutti 15 anni, 14-15 anni, anche 16, quindi insomma può solo che migliorare la zona 5 nei prossimi mesi e annate. Speriamo di vedere anche un campionato degno di nota in zona 5, anche se ci sono 3 squadre, ma insomma una quadrupla andata e ritorno, ma fateli giocare questi ragazzi, perché francamente ne hanno bisogno, hanno voglia. La zona 5 voglia di giocare si vede. Andiamo sulla sinistra, intravediamo la zona 5 con Gallotta, risultato di 5-1, siamo al 11-12. La zona 1 che, giusto parlarne, la scorsa stagione a Correggio è arrivata quinta in Under 17, è arrivata quarta in Under 15 e quinta in Under 13, e quindi ha migliorato il suo score.
Matteo Vicinanza contro Orsi. Meglio il numero 7 Lodigiano. Tiro di Orsi e il gol 12,55 di Orsi. Segna il 6-1. Al 12,55. Momento Lombardia, Piemonte ha fatto un bel salto. Ovviamente anche i lavori erano un po' preoccupati di questa stagione, ma arriviamo dal Covid, quindi hanno giocato poco, soprattutto le zone del nord-ovest hanno giocato veramente poco con i palazzetti chiusi. E invece in un anno la zona 1 ha avuto veramente uno scatto di qualità, quello che auspichiamo alla zona 5 nei prossimi mesi, anni. Insomma, il quinto posto Under 17 a giocarsi il secondo posto, insomma, anche senza la zona 2 comunque è stato ragguardevole. E parliamo anche della zona 5, zona 4, scusate, dell'Under 15 zona 1 è arrivata quarta con questa squadra, se non erro, però comunque quest'anno è arrivata seconda su 4 squadre, ma comunque sempre meglio della scorsa stagione. In Under 13 dall'ultimo posto e solo i 2 gol segnati nell'Under 13, quest'anno è arrivata al terzo posto con 9 gol segnati e 4 subiti, e poi c'è l'ultima partita contro la zona 4. Comunque da lustro ovviamente la zona 1 rispetto a quello che avevamo visto nella prima parte della scorsa stagione a Correggio, nell'atto finale della 2021-2022. Ovviamente un passo indietro l'ha fatta la zona 3, anche se da notare che c'erano diverse assenze a livello di club, quindi passo indietro per la zona 3, passo avanti per la zona 1. La zona 5 è rimasta lì, attenzione alla vicinanza, gol di Matteo Vicinanza sul passaggio di Michele De Bari. Ancora la formazione Under 15, il 3/4 segnano il secondo gol al 14:31. In zona 5 ovviamente bisogna togliere quella formazione del 17 che ha fatto molto bene la scorsa stagione, il 17 che poi ha anche centrato anche mi sembra un paio di giocatori alla nazionale under 17 nell'europeo che si è giocato al 2022 con la Maria e De Bari. Sicuramente hanno fatto la differenza in quel torneo under 17 un anno fa a Correggio, però quello che fa ben sperare, insomma, questa under 15 che si è classificata al terzo posto con 4 punti, 10 gol fatti, 11 segnati. Non c'è il cartellino blu al giocatore Miranda. Mi siamo persi in chiacchiere, ma infatti parlano di un tiro diretto 14:48 del numero 6 Paolo Massimo Ferrari Grassi, scusate, para 2 volte Iacovone neutralizzando questo tiro diretto, ma ci sarà la superiorità numerica per la zona 1. Vediamo come si comporterà la squadra di Olivieri. (40 per De Bari). Arriva 40 dietro porta, si sposta dalla porta del portiere della zona 5, sbaglia però il Gariboldi il possesso. Brunovo neutralizza il compagno di squadra di club Grassi per Orsi, ancora Orsi, para Iacovone ancora. 6-2 risultato, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Intercetta Matteo Vicinanza contro Gariboldi, al meglio la zona 1, però recupera la pallina 40, rovescio deviato dal difensore avversario. C'è il time out richiesto
dalla zona 5, siamo al 16:13 nel primo tempo. Sono in pista per l'ultima parte del primo tempo, ultimi 3 minuti, è stato di 6-2 a favore della zona 1. Tiro di Grassi, ha salvato almeno 3 volte il Lodigiano. Tiro di Orsi, c'è anche Boggiani insieme a Gariboldi e Grassi. Tra Numonetta è entrato Barile, è finito la inferiorità, è entrato di nuovo, anzi no, è entrato il numero 17 Zaccaro, fare di squadra numero 4 per la zona 1, 3 per la zona 5. Ci prova ancora la zona 1 con Grassi, pallina che esce perché della porta. Orsi contro Ignora Melone, Orsi al centro, Grassi non riesce a capitalizzare. Ignora Melone contro Boggiani, Grassi dietro porta, la pallina Boggiani, poi Grassi, tiro, alza e schiaccia il giovane giocatore lodigiano. 2 minuti alla fine del primo tempo. Numero 7 serve al centro, Grassi che aveva a sua volta di più intenzione servito il numero 2 Boggiani, recupera Gariboldi che impatta ancora sull'attento Iacovone, ancora Orsi ma ancora Iacovone. Ultimi 90 secondi del match con Grassi, ora Grassi c'è libero Orsi, Grassi diagonale senza pretese, Orsi altra parata di Iacovone, rimane lì, Boggiani non riesce a segnare, via Barile, il pugliese si gira, serve Malandrino, ultimi 60 secondi. Grassi, ora lui sulla destra, il lodigiano si invola
Lascia servire compagno, serve Gnola Melone per il numero 4 Miranda, anzi Zaccaro era il numero 17, dato d'altra parte Gariboldi per Grassi, ma trova un attentissimo Gnola Melone a dire di no. Ancora Grassi molto attivo in questa ultima fase di gioco, ma non riesce a segnare. Buggiani, bello, anzi Gariboldi, tentativo che non va a segno, finisce qui il primo tempo, risultato di 2-6, pochi secondi alla fine, a segno per la zona 1, 2 gol Civa, 2 gol Olivieri, un gol di Orsi e un gol di Monticelli per la zona 1, sotto 5, vicinanza Matteo e Gabriele Miranda. 2-6 il risultato del primo tempo, 6 minuti e poi ritorniamo in diretta qui dalla Casamora per questa penultima giornata, l'ultima partita dell'ultima giornata del torneo Promoto HP di hockey su pista, le Castiglione della Pescara. No, dopo. Dopo in caso se arrivo in ritardo la prossima, tu inizia, dopo entro, questione di 5 minuti, sto traffico, è un casino, no? E sono 7 minuti andare, 7 minuti tornare. Porti la famiglia? No, vado a prendere la famiglia a Rocchette, la porto qua, dopo la piazzo qua. Io parto poi. Se te parti in caso di ritardo, in teoria no, però sai. Tanto c'ho sottofondo. Perché? C'ho sottofondo comunque del casino. Senti, me la devi mandare. Sta bene, se commentassi da qua starei bene. Metti il microfono qua. Non è mal di schiena, faccio poi finito. La scorsa correggere era nettamente peggio, Lui non c'è aria, io non c'era un filo d'aria. Lì da mangiare c'era panini o erbazzone, almeno qui c'era.
Andiamo qui il calendario, torniamo in diretta alle 15:45 dell'ultima partita Under 13 decisiva per l'assegnazione del trofeo Under 13, mentre Under 17 e Under 15 sono stati già vinti dalla zona 4. Risultato dei 2-6 nel primo tempo, 2 gol della zona 5 firmati da Matteo Vicinanza e Gabriele Miranda, mentre per la zona 1 segno Monticelli e Orsi, 2 gol per Olivieri e Alessio Civa. Secondo tempo che inizia un risultato ben consolidato della formazione di Massimo Olivieri. Il direttore di gara Matteo Galoppi è venuto a fischiare l'inizio della ripresa fra di squadra 3 contro 4. Barile, Miranda, Vicinanza e De Bari per l'Under 17, zona 5. Dall'altra parte è entrato il portiere numero 1 Jacopo Enrico Mascherpa del Lodi, con Gariboldi, il Brianzolo, Orsi l'altro lodigiano, i 2 Boggiani, il giocatore della Pieve del 2010, e poi c'è anche Pablo Grassi, il lodigiano. Ha cercato più volte il gol personale. Forse per Boggiani. La formazione nella zona 1 fino adesso ha segnato 2 gol Orsi, 1 Civa, 1 Monticelli e 1 Olivieri. Con i gol di oggi ovviamente tutti aumentano il loro ruolino. Invece primi gol in categoria per Miranda e Vicinanza, i primi gol anche della squadra della zona 5. Miranda contro Orsi, c'è il fallo e 15, quinto fallo di squadra per la zona 1. Ci prova la formazione della zona 1 con Orsi, ora lodigiano Orsi, servire Gariboldi, si gira bene ma impatta su Iacovone, confermato tra i pali. De Bari per Miranda, ora Miranda, non è meglio però ancora Orsi per Grassi, che non riesce a realizzare il gol al secondo minuto di gioco. Recupera Gariboldi, c'è libero Boggiani che non riesce a concludere, era poi stato in posizione sfavorevole rispetto al passaggio del Brianzolo. Si prova Grassi, 1 contro 1, non supera però ancora il numero 10 Iacovone. Grassi per Orsi, non riesce a deviare l'Odigiano. Orsi per Grassi, ora lo scambio tra i 2 giocatori, ma Barile e poi Miranda in più momento riescono a neutralizzare. Ora 1 contro 1 con Grassi che ancora non riesce a inquadrare il specchio della porta, impatta su Miranda, ancora l'Odigiano, Vicinanza recupera la pallina, poi serve Miranda, siamo al 4° minuto. Esce il numero 3
Ora è il palo di Gariboldi, il monzese. Esce del Bari, entra Gnola Melone. Ora ci prova ancora la formazione di Baniero Gallotta con il numero 5. Ora il Matteo Vicinanza che esce dalla fase d'attacco, serve esternamente Gnola Melone, ancora i due si trovano, però il numero 5 non riesce a deviare in rete. Al quinto minuto, sempre risultato fermo 6-2, il risultato del primo tempo. Gnola Melone contro Orsi, spazza Iacovone. Orsi impatta su Miranda, Boggiani per Grassi, disturbato Grassi da Melone, Gnola Melone, giocatore dell'Eboli. Come la maggior parte sono 6 giocatori dell'Eboli, 4 Rolle Matera, 1 di Giovinazzo, 2 di Giovinazzo, De Bari e Barile. Recupera l'attento Miranda, è stato espulso nel primo tempo per un gancio all'avversario. Quello di Gariboldi si perde in balaustra. Altro cambio, esce Vicinanza, entra Malandrino, altro giocatore dell'Eboli, gioca anche lui in Serie B come la maggior parte dei giocatori qui rappresentati, l'Under 17 zona 5. Grassi, poi fuori per Boggiani, Siluro parato da Iacovone. Fallo di squadra è proprio ancora del giocatore del Pieve 010. Rientra Zaccaro, numero 17. Rapidi cambi, casa zona 5. Gariboldi recupera la pallina, non gestita bene dalla zona 5, arriva però Orsi che non riesce a sperare un attento Iacovone. Ne ha parate tante Iacovone, il portiere della Roller Matera. E c'è il gol di Pablo Massimo Grassi sull'assist di Boggiani, anzi di Orsi, al 5:48, settimo gol per la zona 1. Vediamo qui il replay, il contrattacco della zona 1, l'assist perfetto per Grassi che devia in rete, settimo gol. Però Gariboldi disturbato da 18 Andrea Gnola Melone. Riparte la formazione di zona 5 con Zaccaro che cercava il passaggio di Francesco 40, giocatore anche lui dell'Under 15. Gariboldi diagonale, impatta su Malandrino. Andrea Gnola Melone recupera la sfera, c'è libero Miranda, non lo vede, arriva a 40 in tap-in, ma il portiere Mascherpa prima battuta riesce a parare. Orsi si fa tutto il campo, viene atterrato in area, non c'è fallo. I falli sono 7 per la zona 1, 3 per la zona 5. 40, tiro parato dal portiere lodigiano. Non ci trova Orsi, nulla da fare.
Recupera prima però il numero 16-40, tiro che però non trova lo specchio della porta. Allora ci prova il numero 8, non riesce a impattare il giocatore Giuseppe Olivieri, vice capitano. Orsi interviene però 40 che fa ripartire i suoi in contrattacco, tutto da solo 40. C'era in appoggio il numero 17 Alessandro Zaccaro. Il numero 3 Gariboldi in azione personale non riesce a superare Iacovone, sono ormai per scollinare il 10° minuto del secondo tempo, intanto 7-2 dopo il 6-2 del primo tempo, 1-0 il parziale della ripresa. Gol ora di Boggiani al 7-33, anche lui cercava il gol e anche lui l'ha trovato esattamente al l'8-33. Vediamo qui il gesto tecnico di Boggiani, gli assegno 6 giocatori su 8 per la zona 1, 2 gol per Alessio Civa, 2 gol per Giuseppe Olivieri, 1 gol per Orsi, Grassi, Monticelli e Boggiani. Time out richiesto dalla panca della zona Piemonte Lombardia. In pista ora Olivieri, Martelli, Monticelli e San Giovanni, anzi no, il numero 9 è Alessio Pirali, Civa. Dall'altra parte Gnora Melone 40, Zaccaro e Miranda. Allora Olivieri per Martelli, il gol di Davide Martelli, il vercellese, al 9-10 con la sfortunata deviazione del portiere, segna il 9-2. Qui il replay, il tiro centrale, poi la palla che si infila nei gambali di Iacovone. Ora ancora la zona 1 con Martelli, anche lui 2007, una formazione del 2008, ne ha 3, Boggiani, Gariboldi e Mascherpa, mentre nel 17 zona 5 ci sono contrario 2 3 2007, ci sono 4 2008, 2 2009 e un 2010. Sarà giovane nella zona 5 ovviamente. Monticelli per Olivieri, tiro, prende che rimane lì Boggiani, no ancora Olivieri in 4 in 10 centimetri. L'arbitro proprio non vede il gol, secondo lui non è gol, non l'ha visto.
fase confusa del match, è stato acquisito per la zona 1. Noi siamo a 9 minuti dalla fine di questa partita, l'ultima dell'Under 17. Civa per Monticelli, tiro di Monticelli, para Iacovone, parte la numero 7, però viene fermato dall'intervento di Monticelli. Blocco irregolare della zona 1. Bravo fallo. Riparte la formazione in zona 5 con De Bari, servito da Miranda, ancora De Bari, il barese non riesce a uscire. La morsa della difesa, lui ci esce invece Miranda, poi che rimane lì, pericolosa, ma Mascherpa riesce a rilanciare il contrattacco della zona 1 con Civa, para Iacovone, arriva anche, sono 8 minuti alla fine. Sempre veloce tra Civa e Martelli, non arriva il tiro del piemontese, riparte la zona 5, Matteo Vicinanza, giocatore dell'Under 15. Civa. Arriva anche Olivieri. Cambio veloce della zona 5, invece a uscire il numero 9 Pirani, ora ci riesce il capitano della zona 1, intercetta Miranda, arriva De Bari, prima che rimane lì, fischia l'arbitro per un tipo di pattino. De Bari sulla destra, ancora a forza il numero 5 e il numero 7 Giovinazzo, dopo la seconda partita giocata in breve tempo. La formazione della zona 1, 7 minuti alla fine, di 9-2 a favore della zona 1. Si lotta sulla balla giusta la meglio il lodigiano Monticelli per Pirali Civa, che non riesce a impattare la pallina in alzata e schiacciata. Ancora il numero 5 per Alessio Pirali Civa, leva il vantaggio il direttore di gara Galoppi di Follonica. Zona 1 che manovra la pallina, il tiro del numero 5 Monticelli, la parata di Iacovone. Un solo time out nella ripresa, richiesto anche dalla panca della zona 1. Time out per la zona 5 al 13:32 del secondo tempo, sul risultato di 9-2.
Si riprende dopo il time out richiesto dalla zona 5, sto facendo delle valutazioni per quanto riguarda i gol della partita, manca solo la realizzazione di Gariboldi, per ora segno 7 giocatori su 8 esterni, ovviamente ultimi 6 minuti di gioco, vediamo la partita tra Under 13 decisiva per l'assegnazione del trofeo Under 13, dopo che l'Under 15-17 è stata già vinta dalla zona 4, mentre a seguire alle ore 5 la premiazione con tutte le rappresentative che verranno premiate. Dove ci prova il numero 9 Civa in mezzo a due giocatori della zona 5, i rossoneri. Molta vicinanza, ha intercettato il suo tiro da Martelli, poi Monticelli che organizza la ripartenza. Ora Martelli per il numero 9, ancora la formazione, anzi la zona 5 che prova a ripartire con Olivieri, poi serve velocissimo il passaggio ad Alessio Civa, siamo al 14-13. Ci prova ancora Civa di forza, non ce la fa. Ora Olivieri lotta in pari con vicinanza, ancora Olivieri mezzo a 3, grande gioco di stecca di Olivieri, tiro Paraiacovone con il gambale sinistro. Malandrino cercava il passaggio a Gnola Melone, uno dei più esperti. Gnola Melone in classe 2007, 16 anni, insieme al Malandrino che ha 2008, per 2008 sono 14 anni, il possente giocatore dell'Empoli. Monticelli, ultimi 4 minuti del match, messo in ghiaccio già nel primo tempo dopo il 7-2, anzi 6-2 del primo tempo. Monticelli recupera la sfera, non riesce a trovare il suo compagno di Olivieri, ancora Iacovone dice di no. Martelli, il piemontese in mezzo all'area, non c'è il fallo, parte la zona 5 con Malandrino, ma non va il suo tiro, palo di Monticelli per il numero 9 Civa, doppietta per lui in questa giornata domenicale insieme ai 2 gol di Olivieri. Interrato Gabriele Miranda, ferma il gioco l'arbitro Galoppi. Time out richiesto alla zona 5, siamo al 11, anzi al 16:45, 16:15 scusate, file di squadra 8 per zona 5, 6 per zona 1, scusate, 8 per zona 5, 6 per zona 1. Al 16:15 ultimi 3 minuti ultimi secondi del match. La classifica quindi terminerebbe in questa maniera per l'Under 17 con i 6 punti della zona 1, i
9 della zona 4 che vincerebbe, anzi ha già vinto il girone, e poi la zona 3 terzo posto con 3 punti, 0 punti per la zona 5. Esce Civa ed entra Grassi. Ultimi 3 giri di orologio. So cosa sta succedendo in pista, non riesco francamente a capire. C'è un giocatore espulso, però non ho capito il motivo dell'espulsione del giocatore. Si spiega l'arbitro con l'entourage di zona 1. È stato espulso Alessio Civa, non sappiamo sinceramente il motivo, però superiorità per la zona 5 questi ultimi secondi per delle proteste. Non ho mai capito come mai non c'è un tiro diretto. Olivieri per Martelli, in inferiorità numerica zona 1 rischia il gol, il 10º. Ora Monticelli traversa per il fantasista lodigiano, che ha segnato anche nelle finali Under 19, anche grazie a lui il quarto posto a Valdagno al Palarido. E c'è il gol di Olivieri al 16:59 in inferiorità numerica. Vediamo il replay del gol di Beppe Olivieri sotto i gambari di Iacovona. È il 10º gol, notiamo anche questo gol, è il terzo gol per Olivieri, miglior marcatore della formazione zona 1 con 4 reti nel torneo, 3 per Orsi, 3 per Civa. Poi c'è sempre la superiorità numerica per la zona 5, non ci arriva il gol Zaccaro servito dal Gnola Melone. Cade Martelli, non c'è fallo, riparte Barile, è entrato negli ultimi minuti. Miranda si gira, però Monticelli ancora moto per Martelli, traversa per la zona 1 al 17° minuto, siamo ormai al 18°. Miranda, poi Barile, Miranda, si prova da solo Monticelli, il bastone lo blocca Iacovone. Ultimi 100 secondi di questa ultima partita della categoria Under 17, e poi spazio all'Under 13 con 0-4 zona 1 a chiudere il programma di queste 18 partite del Trofeo Promote HP, seconda edizione dopo l'edizione di Correggio 2022. Ancora Monticelli che non riesce a superare Iacovone, ancora manovra il capitano Civa, è diventato dopo la penalità. Monticelli contro Zaccaro, meno 17, ancora Monticelli recupera la pallina, in centro c'è Martelli, lotta Miranda, Monticelli serve Olivieri che è dall'altra parte della pista. Ultimi 50 secondi del match, ancora Martelli in mezzo a 3, impatta su Miranda, non c'è fallo, sì, c'è un ingaggio a 2. 44 secondi alla fine del match.
quasi alla fine. Questa partita, dopo il 6-2 del primo tempo, il 10-2 e 4-0 del parziale nella ripresa. Ultimi 20 secondi. Alessio Civa, ancora Martelli. Iacovone indomabile, portiere dell'Under 17 zona C, che finisce qui questa partita 10 zona 1 contro 2 della zona 5, a segno 3 volte Olivieri, 2 volte Alessio Civa, 1 per Orsi, Grassi, Monticelli, Martelli e Boggiani, 7 giocatori a segno su 8. Mentre per la zona 5 i primi 2 gol del torneo sono segnati da Gabriele Miranda e Matteo Vicinanza. Stefano Zamperin, Leonina Rumualdi della regia e Caldolini vi salutano. Vi diamo appuntamento alla partita tra 20 minuti tra zona 4 e zona 1, sempre in diretta su YouTube Fisrock e Piste. Io vado e ti dai dopo le formazioni, sai cosa?
l'ultima partita del trofeo Interzona. Promote HPH. Zona 4 contro zona 1. Torniamo in diretta per l'ultima partita della Under 13 zona 4 contro zona 1. Già iniziata la partita, siamo leggermente in ritardo ma siamo ancora sullo 0-0. La zona 4 schiera il numero 12 Andrea Assa, il numero 1 Alexander Croca, il numero 2 Federico Paulinelli, il numero 3 Luigi Fabi, il numero 4 Lorenzo Cornacchini, il numero 5 Lorenzo Turbanti, il numero 6 Gregorio Tonelli, numero 7 Federico Lagomarsini, numero 8 Filippo Giabbani e il numero 9 Diego Bracali, allenatore Massimo Bracali, con Elia Guidi e Stefano Paghi, il trio della zona 4. Under 13 zona 1 invece il numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Delattore, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Lorenzo Colosimo, numero 7 numero 8 Elia Bellotti, numero 9 Gabriele Libè, numero 11 Edoardo Orsi, allenatore Alessandro Gioffre. Abito dell'incontro Giombetti di Modena, è iniziata da minuto e 30, subito Orsi, dietro porta il giocatore della zona 1, 0-0 il risultato. Bracali, anzi ho cambiato un po' di numeri ancora quindi devo ristabilire il settaggio. Giabbani, numero 8, in centro c'è il numero 3 Luigi Fabi, quindi Fabi, Tonelli, Giabbani e Bracali. Tra i pali, se non erro, potrebbe esserci Asta. La zona 1 schiera Migliaretti con Patrucchi, dato ora il numero 11 Bellotti, tiro, parata di Edoardo Orsi, scusate, il numero 11, anche lui ha cambiato numero, il lodigiano. Applausi dal folto pubblico della Casamora, occasione della Pescaia in diretta per l'ultima partita del torneo Promote HP, 18ª partita in diretta da venerdì, in diretta sul canale YouTube Fisirochipista. Patrucchi per Orsi in mezzo ai statuari giocatori del Follonica, riparte con l'attacco di Gregorio Tonelli, gol Gregorio Tonelli, il bomber dell'Under 13, subito a segno, contrattacco 1 contro 0. Tonelli non ha assolutamente deluso le attese. Vediamo il replay dell'azione di regia di Leonia Romualdi, vediamo qui il gol plastico di Tonelli, il giocatore di Salzana. 1-0 dopo 3 minuti spaccati. Tonelli ha segnato fino a qui 9 reti, con questa fanno 10, miglior marcatore del torneo, tutto il Promote, un giocatore insomma dalle rose futuro per quanto riguarda il Sarzanese in Ligure. Tre pali, confermo Andrea Asta, il numero 12 del Follonica, campione d'Italia. Ce l'ha provata però inizialmente la zona 1 con Orsi, 3 gol in questo campionato contro 2 di Migliaretti. La zona 1 aveva vinto 6-0 nell'incontro iniziale contro la zona 3, aveva poi perso 4-2 con la zona 4 ieri mattina,
poi ieri sera ha vinto 1-0 contro la zona 3 e ora l'ultima partita oggi, mentre la zona 4 aveva vinto 5-0 con la zona 6-0 con la zona 3, 4-2 appunto con la zona 1 e stamattina 9-1 contro la zona 3. Tutti i risultati della classifica, vede proprio in vantaggio la zona 4. Parte la formazione verde la zona 1, ormai i colori sono sempre gli stessi dalla prima partita di venerdì. Fallo di squadra numero 1 per la Toscana, 1 anche per la formazione Piemonte-Lombardia. Orsi contro Bracali, a differenza di statura importante tra i due giocatori. Esce meglio ancora la squadra della zona 4. Bracali contro Orsi, alla meglio la giocatore campione d'Italia del Follonica, ancora Tonelli, bella girata del numero 6 e cerca la spizzata del numero 8 Giabbani, un altro follonichese. Fa un attacco del numero 3 Fabbi, un altro giocatore del Sarzana. Sono 4 giocatori del Sarzana, 4 del Follonica, 3 del Grosseto e 1 dell'SPV Viareggio. Ora Fabbi per il tiro di Giabbani. Non c'è l'intervento falloso su Orsi, il numero 11, sotto il numero 7, oggi è il numero 11. Tra le fila della zona 4 mancano all'appello, giusto ricordarli, Nicolo Moda e Alexander Convertiti in Manna, che hanno giocato quest'oggi, questa mattina, da 12 giocatori, 11 giocatori. Viene atterrato affrosamente in questo caso Orsi al quinto minuto, terzo fallo di squadra per la zona 4. Ancora recupera la pallina Giabbani, fallo qui sul Folonichese, atterrato il fallo del numero 2 Patrucchi di Novara, classe 2011. Ancora Bracali, tiro Maffi, para il portiere lodigiano e di Cremona Federico Maffi, numero 10. Riparte Migliaretti, il novarese, autore di 2 gol fin qui in questa rassegna. Sottolinea Promotta che è arrivato alla fine. Ringraziamo l'HC Castiglione che ha permesso questo torneo Promotta HP, quindi la florida e splendida Castiglione della Pescaia. Ben organizzato, con una grande organizzazione a livello sportivo, organizzativo, ma anche soprattutto a livello culinario, con uno stand economico di primo livello. Il presidente Marcello Pericoli, personale ringraziamento per l'ospitalità, disponibilità e assolutamente la passione che ci mettono in tutto quello che fanno qui in riva al Tirreno, nella Maremma centrale. Non c'è fallo qui di Migliaretti, riparte però sempre Fabbi per Bracali, rovescio deviato dal pattino dell'avversario. Ancora Bracali, alla meglio Patrucchi. Sempre la zona 4 che insomma grande personalità, grandi ritmi. Tonelli non passa sul numero 5 Migliaretti di Novara. Ora Migliaretti sobato da Tonelli, serve il numero 2 Patrucchi, poi serve a sua volta Gabriele Libè, anche lui lodigiano, 2012 2 gol nel torneo. Siamo a metà del primo tempo, 1-0 per la zona 4. Orsi contro Bracali dall'illusione del gol. C'è un incrocio di bastoni, cadono i giocatori, c'è il fallo della retroguardia piemontese. Intanto gesto di fair play tra Orsi e Fabi, scambiano il 5 i due. Bella scena.
Tanto ci ha provato il lungo Giabbani, ci prova ancora Fabi, la zona 1 non riesce a uscire dalla morsa dell'attacco della zona 4. Orsi da solo in area, trova attento Asta sul primo palo. Non è 15:51, da circa un'ora la premiazione, quindi non mancate alla premiazione finale delle 11 rappresentative qui presenti al torneo Promo HP che chiude la stagione 2022-2023. In queste ore sono le ultime giocate ufficiali del campionato italiano a tutti i livelli, poi si ricomincerà a fine settembre con la Supercoppa Senior, tra la prima gara a Lodi che farà ricominciare ufficialmente la stagione italiana dell'hockey su pista. Time out richiesto dalla panchina della zona 4, Bracali, il primo allenatore. Intanto rivediamo l'azione di poco fa con il fallo a favore della Toscana, 3 falli di squadra a testa. Abbiamo alcune azioni del questo primo tempo. Scade il time out. Torna in pista il rettangolo del Casamora con l'entrata del numero 7 in casa zona 4, cioè Federico Lagomarsini, Tonelli, Fabi e Bracali. D'altra parte Orsi, Migliaretti, Traina, nuovo entrato, e Patucchi recupera Tonelli, grande spolvero il Ligure. Sarà il centro il numero 7 che non riesce a trovare la pallina, sento che gli urli del pubblico, il supporters della zona 4, simpatizzanti tosco-liguri. Lagomarsini contro Traina, Lagomarsini fuori per Bracali, il capitano del Follonica. Passa al Lagomarsini, Sarzana. Sono 5 secondi in fase difensiva. Parte la zona 1 con Orsi, Migliaretti al centro, Orsi non riesce a deviare. Il fallo è di Tonelli, il quarto fallo per la zona 4. Ricordiamo che basta un pareggio per vincere il trofeo Promote Under 13, per vinto già la 15 a 17, firmando la tripletta. Buon pubblico qui al Casamora, questo atto finale della stagione sportiva 2023. La prossima stagione, ricordiamolo, ci sarà lo stesso trofeo a fine stagione a giugno, e poi però la settimana prima ci sarà il trofeo Promote HP per il settore femminile, la grande novità, e siamo curiosissimi, anzi spero francamente di esserci anch'io. 3.000 impegni la prossima stagione, non voglio assolutamente perdermi il primo trofeo Promote femminile. Patrucchi recupera la pallina, serve Orsi, ma Lagomarsini riesce a neutralizzare questo tentativo della zona 1. Il primo palo, Bracali allarga le braccia, il folonichese non entra oggi la pallina, solo la sua mimica. È entrato anche il numero 4 Lorenzo Cornacchini, il Follonica, anche lui classe 2012. Ci sono 4 2012, 5 convertiti Giabbani, Moda e Asta.
e convertiti, se l'ho detto, 2011 su tutto il resto della squadra. Mentre per quanto riguarda la zona 1 ci sono 3 2012, sono Colosimo, Della Torre, Orsi e Libè, e dall'altra parte tutti 2011. Tutti in 4 minuti si lotta in balaustra. Tonelli ancora di grande spessore, di grande carisma, il piccolo giocatore di Sarzana, piccolo a livello di statura ovviamente, ci si spinge in balaustra. Il fallo però è della zona 1. Lago Marsini per il numero 5, l'appena entrato Lorenzo Turbanti del Grosseto 2011. Vicinissimo al gol ancora la zona 4, Maffi dice di no. Bellotti del Seregno, intanto tu per tu con asta para il portiere Maremmano. C'è il gol! Gol del numero 7, Lago Marsini, che sfrutta una pallina vagante, anche un po' rimbalzante, per superare il portiere avversario. Non so se abbiamo il replay, Leoni, da questa pallina vagante di Bracali, forse anche alta, non lo sappiamo, l'arbitro non l'ha vista così alta. È arrivato il tocco di Lago Marsini per il 2-0 al 11:46 del primo tempo. Come detto, la prossima stagione, se non erro, a metà giugno ci sarà il trofeo Promote HP femminile, poi a fine giugno quello maschile. Ovviamente località che saranno decise ad aprile dell'anno prossimo. Insomma, rassegne che danno possibilità di vedere i migliori atleti che escono dai club nelle zone in cui si gioca l'hockey. Sono 5 le zone: zona 1 Piemonte e Lombardia, zona 2 Triveneto, soprattutto Veneto e Friuli, zona 3 Emilia Romagna Marche, zona 4 Toscana Liguria e il numero 5 Puglia Basilicata Campania. Si riparte con un'ennesima azione della zona 4, parata di Maffi sul tiro di Lago Marsini, un po' sconfortato la zona 1 dopo il raddoppio dei padroni di casa. Velocemente ricordiamo, sono 4 i giocatori del Folone, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 del Viareggio. La maggior parte dei supporti sono proprio della zona della Maremma, dove oltre al Castiglione c'è anche il Grosseto e anche il Follonica. Ora Orsi non riesce a concludere il giocatore lodigiano. Bracali per Lago Marsini, il sarzanese, autore del gol del 2-0 sull'assist del Maremmano. Bellotti per numero 6, appena entrato Francesco Colosimo, autore del gol questa mattina, 1-0. Dopo lui il gol, l'unico gol, la partita equilibrata. C'è il cartellino blu, attenzione, Giombetti mostra il cartellino blu a Tonelli per atterramento di Orsi, che insomma è già la terza volta che prova il controattacco. Quindi andiamo a Tonelli, perde la pallina, contestato dal numero 11, poi viene atterrato da Tonelli. Siamo al 12:59, tempi da 15. Grande opportunità per la zona 1 per dimezzare il gap. Orsi non riesce a superare l'eccellente asta. Ora Orsi che si molla, rischia anche il cartellino blu. Ci sta anche la superiorità numerica per la zona 1, ma in questo caso la zona 4 gestisce con Bracali. Difficile togliere la pallina al numero 9. Ci prova Traina, che ha un fisico piuttosto simile rispetto al numero 9.
Ora Bracali da solo si beve tutta la difesa. Il campione d'Italia di Follonica, serve estremamente Lago Marsini, continua il possesso, è in inferiorità la squadra 0-4, ma sembra non risentirne psicologicamente i rossi, i biancorossi. Arriva il numero 5 Turbanti a sfiorare il gol. Bellotti porta avanti i suoi in subita numerica. Turbante, scusate, c'è Orsi, ancora Asta, triplice parata per il portiere Asta, Andrea Asta. Numero 9 Bracali contro due atleti dell'avversario, forza fisica dirompente, anzi no, non riesce, ora non riesce più a manovrare la pallina. Contrattacco della zona 1 con Bellotti, tiro Bellotti ma neutralizza Lago Marsini, fallo su Turbanti di Bellotti, sesto fallo di squadra per la zona 1, 4 per la zona 4. In tribuna sentiamo diversi urli, molto calma invece la panca, lunga panca della zona 4. Questo torneo fine stagione, Lago Marsini, tiro fuori, finisce qui il primo tempo, 2-0 per la zona 4, sotto gli applausi dei simpatizzanti della zona 4. I due gol segnati dai due giocatori tra i più importanti, insomma, di questo torneo under 13, c'è Tonelli e Lago Marsini, ovviamente c'è anche Bracali, autore dell'assist proprio sul Lago Marsini. Qui vediamo il gol prima sui Tonelli, poi il gol col tocco sotto misura di Lago Marsini per il 2-0 del primo tempo. 5 minuti di pausa, poi torniamo in diretta, sempre qui in diretta dal Casamola di Castiglione della Pescaia per gli ultimi 15 minuti di questa stagione sportiva 2022-2023.
stalla la mente fissa che guarda il centropista dell'anno, si rigira. No, una firma, mi va in quadra il premiato, lui magari va su zoom, gli giochiamo un po', va, dico io, guarda cosa fa. Ah, giochi con due telecamere, poi Torniamo in diretta per questa fine di promote e di stagione 2022-2023, ricordando i risultati di Under 13 alle finali nazionali, il primo posto del Follonica, il secondo posto del Roller Bassano. Qui vediamo i gol intanto delle azioni nel primo tempo, secondo posto per il Roller Bassano, terzo per il Sarzana, quarto per il Breganza, quinto per il Montebello, sesto per il Novara, settimo per il Trissino, ottavo per il Lodi, nono Giovinazzo, decimo Scandiano. Guarda l'Under 11, che insomma ci sono anche giocatori che hanno giocato anche in Under 11. Primo Sarzana, secondo Cici Viareggio, terzo Valdagno, quarto Trissino, quinto Sandrigo, sesto Camaiore. Intanto vediamo l'azione di Bracali, parato da Maffi, settimo il Montebello, ottavo Novara, nono Correggio, decimo Scandiano. Tra tutto quello che abbiamo raccontato, vediamo il ritorno della zona 1, insomma, che era da diversi anni che non vedevamo la zona 1, diciamo nelle prime posizioni, ma comunque in posizioni dietro la coppia zona 2 e zona 4, che insomma sono storicamente le squadre che vincono gli scudetti. Quindi dietro queste due realtà, cioè Veneto, Friuli e Toscana Liguria, la zona 1 sta cercando di risalire la china dopo tanti anni di problemi quanto riguarda gli impianti, ma anche di allenatori e via discorrendo, quindi utile anche ricordare questo fatto, insomma l'abbiamo per scontato, ma non è proprio per scontato. E c'è il gol di Traina, il gol 1-0-1, che riesce a impattare finalmente la difesa della zona 4, non era neanche messa male, ma pallina vagante riesce a spedire in rete il numero 4 di Lodi. E come ho detto, io confido in un ritorno della zona 1. Attenzione però al tiro di Tonelli, para ancora Maffi, 2-1 riapre la partita. E ricordavo questo fatto che ovviamente ritornando sulla zona 1, la zona 3 dovrà rimboccarsi le maniche, e anche la zona 5 nei prossimi mesi, per essere competitiva proprio come la zona 1 e non perdere il treno del podio, perché insomma la zona 1 si sta avvicinando al podio, anzi questo promote assolutamente guadagna diverse posizioni nel ranking delle varie categorie, raggiungendo il podio. Traina 2-1 segnato all'1-0-4, ancora lui, ma c'era doppio sistematico nella zona 4 ad ogni possesso in balaustra della squadra avversaria. Tonelli ha intercettato il suo passaggio dal numero 3, ancora lui, il numero 3 della Torre, uno dei più piccoli in questa categoria, quella della Torre. Si gira, Tonelli riesce a recuperare la pallina, non c'è fallo sul sarzanese, doppio fallo, sì, qui c'è il cartellino blu, ci sta assolutamente il cartellino blu al numero 3 a Mattias della Torre. Vediamo qui il replay, ma insomma il colpo di bastone c'è stato nella zona 3, della Torre della Grate, classe 2012, uno dei più piccoli. Ha fermato Tonelli che era in contrattacco, ora Bracali contro Maffi, fuori il tiro di Bracali, ma c'è anche la superiorità numerica ora della zona 4, 2 minuti di superiorità, finirà a 10 minuti dal termine dell'incontro, 2-1 per la zona 4. Vicinissimo la zona 3, ascolta, la zona 4 con il numero 3 Fabi, 3 conclusioni parati da Maffi.
Riccardo Maffi nel Pieve 010 2011. Si lotta, Lago Marsini, tiro, gol! Gol! 3-0-3, Lago Marsini ci mette ancora la firma, ha trovato lo spazio giusto e ha sorpreso Maffi. Vediamo il replay, raddoppio sistematico sul protettore di palla avversario, tiro di Lago Marsini, il gol del 3-1 in stile Bracali, a dire il vero. Patrucchi torna ovviamente in 4 giocatori esterni nella zona 1, Patrucchi, Migliaretti, Traina, recupera l'ennesima pallina Gregorio Tornelli. 10 gol in questo torneo, una delle personalità più importanti viste in questa categoria. Ancora Lago Marsini, ma Maffi in questo caso dice no, si lotta su un fazzoletto di Piastrella, Traina esce per Orsi, ancora Traina, pallina alta, 4 minuti, 3-1. Siamo in diretta su YouTube, Fis Rock in pista, e questa ultima partita della stagione. Si lotta tra Fabi e Patrucchi, alla meglio il novarese, però viene fermato dal continuo raddoppio. Parte Tonelli, è libero Lago Marsini, ma bravo Maffi a neutralizzare questa superiorità numerica in ripartenza della zona 4. Orsi intercetta il passaggio tra due difensori, ancora Orsi in diagonale, ma Parasta. Fabi al centro per Giabbani, l'altro folonichese. Orsi Traina, al meglio Tonelli, scivola, c'è fallo su Patrucchi, esce Traina e entra Libè. Time out richiesto dalla panchina della zona 4 al 5-0-3. Guardate di non lasciare la diretta perché andremo poi alle premiazioni finali. Per ora in Under 13 svetta la zona 4 anche in questa categoria, dopo aver vinto l'Under 15-17 alla ricerca della tripletta. Qui vediamo alcuni replay, il gol, anzi no, il tiro parato da Maffi, poi il tentativo di Orsi parato da Asta, quindi l'altra azione di Giabbani fermato in contrattacco. 6 falli di squadra per la zona 1, 5 per la zona 4, 9 minuti alla fine. Si riparte con un tiro per la zona 1. Ora vediamo cosa succede in pista con Patrucchi. Libè, tiro a distanza, cercare Migliaretti. Ecco, Bracali è appena entrato dopo il time out, interviene Maffi, decisivo. Vediamo che anche i centri promote continueranno per tutta la prossima stagione. Si inizierà domenica 12 novembre
per 6 incontri annuali ogni mese, quando 13, 15, 17 femminile in varie località che poi saranno assegnate via via. Abbiamo anche le date del trofeo Promote. Intanto vediamo il tentativo del numero 4 Lorenzo Cornacchini. Le finali Under 11 e Under 15 si giocheranno il 23 e 26 maggio 2024, 13-17 il 30 maggio al 2 giugno, 19 e 6-9 giugno, Under 23 il 13-16 giugno, e in quello stesso weekend 13-16 giugno ci sarà il trofeo Promote femminile, mentre questo trofeo Promote maschile si giocherà dal 21 al 23 giugno. Intanto vediamo la contrattacco di Orsi che non va a segno. Corriamo un trofeo, ovviamente l'abbiamo ricordato fin qui, ma assegnato a Raul Micheli, compianto Raul Micheli, folonichese, che ha segnato la storia dell'hockey italiano a livello serio, ma non solo, anche a livello giovanile. Allora ci prova Giabbani in centro area, non va la sua conclusione. Non ci prova ancora la zona 4, la zona 5 un po' schiacciata in difesa. Non ci prova ancora Bracaglia, posizione impossibile, impatta su Migliaretti, palla che rimane lì, non riesce a deviarla Lago Marsini in rete. Siamo a metà del secondo tempo, sempre 3-1 risultato, attenzione, Bracaglia non arriva sul passaggio di Lago Marsini. Cornacchini per Giabbani. Cornacchini dal Grosseto, non Follonica, scusate ovviamente il misunderstanding, il grossetano. Poi lui che recupera la pallina, serve al centro Giabbani, il folonichese che non conclude. Parte Orsi. Recupera Cornacchini, lotta il grossetano, però non passa Patrucchi. Ora Orsi in mezzo a due. Bomba. Giabbani, ma ovviamente Caparbio, il numero 11 lodigiano. Edoardo Orsi, fratello di Orsi Matteo, gioca in Under 17. Ultimi 6 minuti. Time out chiesto dalla panca della zona 1. Cercare l'assalto finale, cercare di trovare il secondo gol. Ci prova ora con Orsi, tapin mancato per Libè. Pallina alta, sarà del time out all'8:56. Cambi e rotazione, orienta Tonelli. Gli ultimi 6 minuti. Esce Migliaretti, entra Bellotti, probabilmente vediamo qualche azione del replay, intanto grazie alla regia di Leonela Rumualdi in questa ultima giornata di gioco del Promote HP. Anzi, rientra Libè e poi Bellotti, cambia tutti. Orsi, esce Orsi, entra Migliaretti di nuovo, una serie di cambi, non si decidono, tirano a cambiare. In pista ancora Orsi, ancora Migliaretti, poi c'è il numero 6 Colosimo e Traina, anzi Bellotti. 3 giocatori nel Lodi, 3 nel Novara, 1 nel Cremona, 2 della Grata e 1 del Seregno. Tonelli, ultimi 5 minuti. Tonelli, tiro di Tonelli, para Maffi, prende la pallina Bellotti, serve Orsi, fuori di pochissimo il tiro del lodigiano sull'assi del Brianzolo. Ancora Orsi, il numero, stata schiacciata per il piccolo giocatore lodigiano.
Il gol! Gol! Il numero 5. Lorenzo Turbanti, il grossetano che devia in rete di prima intenzione. Riusciamo a inquadrarlo? Sì, inquadriamo il giocatore che ha segnato, assist volante per il 4-1 che mette in ghiaccio il match ora per la zona 4, vicinissima alla tripletta. Vicinissima alla tripletta per la Toscana Liguria zona 4, raddoppio su Orsi. Altro time out richiesto dalla zona 1, 4:49 alla fine della partita. Abbiamo le ultime azioni qua del match in pista in questa 18ª partita del trofeo Promote HP. Abbiamo iniziato venerdì alle ore 12. Siamo qui alla fine, il tempo è volato in questo weekend di hockey, bastoni, ruote e palline. Sono già pronte le personalità alla premiazione. Vediamo Mario Tinghi, così uno dei delegato provinciale FISR, anche regionale, io provinciale. Tiro in diretto per la zona 1 a 4:49 dalla fine. Allora riprende la sfera il grossettano Cornacchini, cercava Bracali ma Orsi ha intercettato il tiro. Orsi per Migliaretti, paglia che rimane là, arriva Cornacchini, serve Bracali, gol! Gol! 10:35, mette la freccia ora la zona 4. Quel quinto gol. Vediamo qui il replay a manuale, questo contrattacco di Bracali. Siamo sul 5-1, doppiette per Tonelli e Lago Marsini, gol di Bracali che ci aveva provato tanto nel primo tempo, un po' meno nella ripresa anche perché ha giocato meno, e poi ha trovato anche il gol del 5-1 dopo il time out, tra l'altro chiesto dalla zona 1. Quindi miglior momento ora per la zona 4. Bracali per Cornacchini, siamo gli ultimi 3 minuti. Maffi posa plastica per la parata su Cornacchini. Tonelli per Bracali, per Cornacchini, recupera la pallina, anzi no, arriva Cornacchini, non sorprende Maffi sul primo palo. Solo Bellotti in mezzo a 3 giocatori della zona 4, contrattacco ora della stessa zona, Bracali, 6-1. Il talentino di casa Follonica firma la doppietta, 3 giocatori in doppietta. Rivediamo subito il replay sull'assist di Tonelli, 2 factotum nella zona 4, 6-1, passivo anche abbastanza severo ora per la zona 1. Diventa Turbanti il tiro. Prova anche Paulinelli appena entrato, l'unico giocatore del SB Viareggio classe 2011, ha segnato un gol ieri, anzi oggi ha giocato, ha segnato contro la zona 3, si è passato un'era da questa mattina. 2:20, nuovo time out.
non si sprecano in timeout in questa partita. Un stato più che ampio, esce Asta ed entra Alexandre Croca del Sarzana, classe 2011, che ha giocato diverse partite, hanno fatto staffetta ai due portieri. Falli di squadra, non più ricordati, pochi falli di squadra nella ripresa, 6-6. Vediamo anche il risultato del primo tempo. La partita era stata conclusa sul 2-0 a favore della zona 4. Ora il risultato si è allargato sul 6-1. Il tempo non parte, ora parte. Qualche secondo rubato alla partita. Migliaretti sempre raddoppio, difficile anche, cioè in questa maniera per la zona 1, insomma c'è sistematico raddoppio per tutti i operatori di palla. L'unico gol segnato dalla zona 1 questa partita è stato di Simone Traina, che aveva dato l'illusione alla zona 1 di potersela giocare fino alla fine. Poi insomma l'esperienza, vediamo anche le tante partite giocate in zona 4 come in zona 2, campionati lunghissimi da 6 mesi, fanno la differenza poi a lungo medio termine. Una competizione esigente come questa, dove si trovano a confronto i migliori giocatori di italiani, c'è il fallo, il cartellino blu, giusto, cartellino blu al giocatore Maremmano. Anzi, il numero 5 espulso, Turbanti del Grosseto. Sarà quindi il tiro diretto. Sarà Edoardo Orsi, 2012 contro Croca 2011. Orsi fuori, palo, è stato Asta anche lui 2012. Orsi commette fallo su un Bracali che è almeno 20 cm più alto. Vediamo qui il tentativo dell'Odigiano, portiere che era non messo bene, però non è riuscito a concludere Orsi, tutto il portiere fosse in ritardo. Ultimi 60 secondi di questa stagione lunghissima, iniziata ad agosto, finita oggi 25 giugno 2023, e poi ritroveremo fra 3 mesi esatti, il 23 settembre, con la Supercoppa italiana maschile a Lodi, e poi il ritorno a Trissino nel weekend successivo ad ottobre. Ultime pattinate. Vediamo qui ancora la zona 4 che ci prova gli ultimi 30 secondi, ancora spallata in area, ci prova ancora Cornacchini, alza la pallina ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ora la formazione della zona 1 cerca il secondo gol, con Orsi ha avuto la possibilità di impattare con il secondo gol, diciamo, con Orsi che non è riuscito a segnare il tiro diretto. Fare in attacco, anzi in difesa, è il settimo. Traina, ultimo tiro. Finisce 6-1 l'ultima partita della stagione, la vittoria della zona 4 che si impone anche nell'Under 13, tripletta per la Toscana Liguria, a segno le doppiette di Tonelli, Lagomarsini e Bracali, un gol segnato da Traina all'inizio della ripresa. Applausi dalle tribune e applausi anche dal sottoscritto, questa bellissima stagione di hockey su pista. L'arbitro Giombetti chiama le squadre in centropista e sono i saluti di rito tra le due formazioni a decretare la fine della stagione. Quindi doppiette, vediamo il nostro taccuino di Tonelli che raggiunge gli 11 gol, il miglior marcatore della categoria, 6 gol per Bracali e quindi anche i 2 gol del Lagomarsini, per totale 2 gol anche per lui.
E quindi la chiudiamo qui, ma aspettiamo le premiazioni che saranno imminenti. Magari ci prendiamo quei 5 minuti di pausa e poi torniamo in diretta per le premiazioni. Intanto ci beviamo questo mezzo litro d'acqua prima delle ultime parole qui in diretta dalla Casamola, che vediamo i gol. Tutti i gol. Sono tutti gol? Tutti i gol. 7 gol della partita grazie a Leonida Romualdi. Il Fartotum in regia quest'oggi, un ringraziamento anche per Claudio Donnini che insomma ci ha assistito personalmente per tutta questa 3 giorni intensa di hockey, e un ringraziamento ancora più sentito a Cacci Castiglione, a Marcello Pericoli e Enrico Giovannelli per la disponibilità e l'ospitalità che è sempre ottima qui a Castiglione. In attesa delle premiazioni noi ci assentiamo e dopo ritorniamo in diretta.
Si vede così? Guarda che fai dei movimenti non lenti, così, piano piano, come sei già abituato. Non fai lo più sveglia. Dovresti vedere il torneo promote. Prego, bravo,
Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di premiazione del trofeo Promote 2023 a Castiglione della Pescaia. Voglio chiamare in pista le rappresentative partecipanti a partire dalla zona 1 categoria Under 13. Ben ritornati alle premiazioni finali del trofeo Promote HP. Ora vengono inseriranno tutte le squadre divise per zone, Under 13, Under 15, Under 17 zona 1, poi la zona 3, la zona 405. Claudio Donini ovviamente alla telecamera che ormai ha la mano incollata alla camera, il buon cameraman di questo trofeo Promote HP. Ora la volta della zona 3 è tutta di verde vestita. Categoria Under 15. Quattro zone che hanno partecipato a questo trofeo Promote HP. Under 17, sempre per la zona 3. Per la zona 4, categoria Under 13. Allora, la zona 4 che ha vinto tutti i trofei Promote HP. Buon Enrico Giovannelli che fa le foto che dopo saranno disponibili su www.fisr.it/hockeypista. Alcune foto tutte le foto della premiazione sono disponibili sul sito della FISR sezione hockeypista e poi anche sui social di HC Castiglione. E poi entrerà la zona 5. Categoria Under 17, zona 4. Ancora un buon pubblico qui a Casa Mora per le premiazioni finali. Per la zona 5, categoria Under 13. Non c'è. Categoria Under 15, categoria Under 17. La zona 5. Foto di rito ai giocatori anche dell'Under 15, poi iniziano le premiazioni. Saranno presenti alla cerimonia di apertura, cioè di chiusura, scusate, Isabel Mariani, presidente del Consiglio Comunale con delega allo sport del Comune di Castiglione della Pescaria, Mario Tinghi, presidente regionale Regione Toscana, e Alberto Aloisi, delegato provinciale. Marcello Pericoli, presidente HC Castiglione. Responsabile regionale, Federazione Toscana del settore
Mario Tinghi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Sport Rotelllistici. La signora Isabel Mariani, consigliere del Comune di Castiglione. E qui tutti le autorità, qui ovviamente Marcello Pericoli. Chiamerei qui al microfono le autorità per dirci due parole in ordine a quello che abbiamo fatto questi 2 giorni, una manifestazione direi straordinaria organizzata dalla federazione in collaborazione con HC Castiglione. Marcello Pericoli, Alberto Loisi, Mario Tinghi e la signora Isabel Mariani. Due parole da parte di Mario Tinghi, il consigliere federale e presidente regionale Toscana. Buonasera a tutti. In questa manifestazione ricordo i saluti del nostro presidente Sabatino Arabu, che vi ringrazio per aver partecipato a questa manifestazione a livello nazionale. Porta i saluti del presidente Araku. Ringrazio a tutti i giocatori e i dirigenti e anche gli albergatori. Questi giovani saranno e sono il nostro futuro. La federazione sta tentando di arrivare alle Olimpiadi. Ora, uno sport è già entrato alle Olimpiadi, ma Sabatino Arago sta cercando di portare altri sport nell'ambito. Ora Mario Tinghi parla dello sforzo della FISR per la federazione olimpica che insomma, è diventata ufficiale nelle settimane scorse. La World Skate è entrata tra il boarding ufficiale tra le federazioni olimpiche mondiali. Anche ringraziamenti per lo sforzo alla HC Castiglione, che mi associo ringraziamento a Marcello Pericoli. Ora Alberto Aloisi, il responsabile del settore hockey pista della regione toscana. È stata una bella manifestazione, nonostante non giriamoci intorno, sia mancata una componente importante. Le polemiche non sono mancate, sono state anche polemiche giuste, perché eventi come questi andrebbero onorati in una maniera sicuramente più sentita. Sono felice anche da parte mia di vedere insomma, le nostre rappresentanti toscane in Ligure aver vinto, spero sia stata un'esperienza bellissima. Poi Castiglione, al di là della cosa, è una cornice fantastica, si sta molto bene. Spero che sia Complimenti stata al anche voi Castiglione per l'organizzazione e complimenti a chi ha giocato questo torneo HP al netto delle polemiche che sono nate nelle ultime settimane. Buon pomeriggio a tutti, sono molto contenta di vedere tante persone, tanti ragazzi che affrontano questo sport. Io vorrei ringraziare voi per essere venuti a Castiglione Pescaia, ma soprattutto vorrei ringraziare il nostro gruppo di hockey, chi gestisce e tutti quelli che lavorano e hanno lavorato per voi e per noi, perché senza le persone come faccio un nome a caso, Marcello Pericoli, tanto che mi sta ascoltando. La delegata, anzi la Presidente del Consiglio Comunale dello Sport del Comune di Castiglione Pescaia, che ringrazia la HC Castiglione e tutti i partecipanti al torneo. Probabilmente non si sente niente da qui, facciamo fatica anche noi, immagino, perché ci segue da casa. Abbiamo nessuno di quello che viene detto. Ringraziamento da parte di tutti. Procediamo quindi con la cerimonia di premiazione, partendo dalla categoria dei più piccoli, la categoria dell'Under 13. Partiamo dai quarti classificati, dai terzi classificati, categoria Under 13, zona terza classificata, zona 3. Viene pregata l'Under 13
13 zona 3 con, ricordiamo i nomi, Thomas Bombardi, Khalil Buslama, Davide Subazzoli, Nicolò Bianchi, Matteo Mazzarenghi, capitano Lenny Nizzoli, Giacomo Clemente, allenatore Matteo Farina. Allora aspettiamo un attimo perché per esigenze logistiche Anzi, non viene premiata l'Under 13 zona 3, viene premiato. Allora si premia la terza classificata dell'Under 13 zona 3. Matteo Farina allenatore. Premia il signor Marcello Pericoli, presidente della Castiglione, il quale vi ringrazio della presenza e della calorosa partecipazione. Marcello Pericoli che premia la zona 3. Premiato anche Matteo Farina, allenatore della zona 3, viene fatta la foto di rito ovviamente dei terzi classificati della zona 3, zona 3 ricordiamo Emilia Romagna Marche, la foto di rito dei piccoli giocatori della zona 3 Under 13, applausi per loro. Ora ai secondi classificati, zona 1 Under 13. Sì, per esigenze logistiche, perché comunque devono affrontare un lungo viaggio, quindi premiamo la zona 5, categorie 15 e 17. Sono premiate prima della zona 3, zona 1, della zona 1 le due squadre Under 15-17 della zona 5 che hanno il viaggio più lungo da fare, sono classificate quarte nei due gironi del 13 e 15, Baniero Gallotta sulla destra con Angela Califano e tutto il staff dirigenziale, applausi per l'Under 15-17 della zona 5 che lascerà già la pista per ritornare a casa. Un buon viaggio ai giocatori che andiamo velocissimamente a segnalare: Juan Barire, Domenico Iacovone, Emilio Lavandrino, Matteo Matera, Michele De Bari, Gabriele Miranda, Andrea Melone, Vincenzo Piacello, Giovanni Potrelli, Francesco 40, Matteo Vicinanza e Antonio Zaccaro. Mentre ci manca l'Under 15 della zona 5. Michele De Bari, Alessandro De Stasi, Piero Di Flora, Alessandro Mastronardi, Matteo Matera, Gabriele Miranda, Giovanni Pontrelli, Vincenzo 40, Lesso e Matteo Vicinanza. Un saluto anche alla zona 5. Ora andiamo all'Under 13 zona 1, seconda classificata. Qui la premiazione Alberto Aluisi va a premiare insieme al ringraziamento anche a Irene Donnini, insomma, che banco cronometristi, la premiazione della Under 13 zona 1. Andiamo a elencare i protagonisti della medaglia di argento, la zona 1. Elia Bellotti, Filippo Brescia, Francesco Colosimo, Mattia della Torre, Gabriele Libè, Federico Maffi, Simone Migliaretti, Edoardo Ursi, Gabriele Patucci e Simone Coralina, questi giocatori premiati. Qui ora le foto di rito e la consegna della Coppa con il capitano della squadra Under 13 zona 1. Questo è Edoardo Ursi.
Facciamo una foto ovviamente di rito, il fotografo la foto a tutto la staff, Geoffrey e Murandotti, i due allenatori con i giocatori dell'Under 13 zona 1, applausi anche per loro, e poi vincitori del trofeo l'Under 13 zona 4. Nella categoria Under 13, prima rappresentativa classificata, zona 4. Applausi per i padroni di casa, Andrea Asta, Alessandro Croca, Nico Bracali, Nicolo Moda, Luigi Pabbig, Gregorio Tonelli, Federico Ragomarsini, Lorenzo Cornacchini, Filippo Giabbani, Federico Polinelli, Alessandro Convertiti, Mann e Lorenzo Turbanti, questi giocatori in rappresentativa Under 13. Mario Tinghi che premia il capitano a favore di camera. I tre allenatori li vediamo in mezzo, a sinistra Elie Guidi, al centro Massimo Braccari, a destra Stefano Pagli, con i due dirigenti della formazione della zona 4 Toscana Liguria. La foto di rito con il banner ovviamente vincitori Castiglione della Pescaia del 2023. Foto di rito con la coppa vinta per gli Under 13, quindi la vittoria Toscana Liguria per l'Under 13, qui rappresentati Alberto Luisi e Mario Tinghi. Quindi ora si passa alla categoria Under 15 con i quarti classificati, abbiamo già detto, della zona 5, terzi classificati dell'Under 15, la zona 1. Passiamo ora alla premiazione della categoria Under 15. Terza rappresentativa classificata, zona 3. Premia la signora Isabel Mariani, consigliere del Comune di Castiglione. Premiata la zona 3, terza classificata. Emilia Romagna Marche, premiazione da Isabel Mariani. Terzo posto, tutte le categorie per la zona 3, seconda per tutta la zona 1. Sono tutti i premiati della Under 15 zona 3, i nomi Gianluca Gasparini, Jordan Boniolo, Tommaso Montecroci, Riccardo Busani, Samuel Boniolo, Stefano Montanari, Mattia Francia, Gabriele Olban e Matteo Munari. I due allenatori Scutece e Edgar Barberi. Marcello Pericoli che segna la targa.
ora consegna delle medaglie. La foto di rito alla terza classificata, zona 3, e poi andiamo alla zona 1. Ma siano passate le 5 e un quarto, in diretta da Castione della Pescaia per le premiazioni Under 15. Come detto, il sorpasso della zona 1 sulla zona 3 non capitava da diverso tempo. Seconda classificata la zona 1 Piemonte e Lombardia. Consegna della Coppa al capitano Luca Vaghi. Andiamo anche a vedere i protagonisti: Andrea Borella, Leonardo Colombo, Alessandro D'Andrea, Matteo D'Avanzo, Diego Di Nardo, Leonardo Filigura, Sandro Più, in Varranza, Tommaso San Giovanni, Luca Vaghi, allenatore Alessandro Gioffè. Roberto Luisi che premia secondi classificati. Ultimi premiati, poi la foto di rito dei secondi classificato, zona 1. Foto di rito ora per la seconda classificata. Capitano Luca Vaghi, tutta la squadra seconda classificata, zona 1, e poi andremo velocemente a vedere i premiati. Seconda rappresentativa classificata, premia il signor Mario Nicchi della categoria Under 15, zona 1. Zona 1, vincitrice delle promosse a tripletta della zona 4. Prima rappresentativa classificata della categoria Under 15, zona 4. I protagonisti della vittoria del promotta HP: Bianca Bertolucci, Domenico Cupido, Matteo Remedi, Carlo Vanello, Tommaso Bracale, Samuele Barsaglini, Samal Sharef, Lorenzo Giovannelli, Giampiero Andreani, Francesco Cornacchini e Federico Frosina. Allenatore Mirko Bertolucci e Andrea Perroni. Millesimo a loro per Mirko Bertolucci. Premia Mario Tinghi. Stanno per terminare anche per categoria Under 15, dopo andremo all'ultima, l'Under 17, poi saluti finali. Anticipo che venerdì saremo in diretta su YouTube Fisrock Pista per la partita dell'Italia nazionale italiana nel torneo Golden Cup 2023, e poi l'Europeo in diretta su YouTube dal 17 luglio, e poi ci rivedremo 24-23 settembre da Lodi per la prima partita della nuova stagione, Lodi Trissino Supercoppa, e poi il weekend successivo, il 1° ottobre, l'assegnazione della Supercoppa italiana, primo trofeo nazionale. E applausi per la zona 4 Under 15, foto di rito ovviamente per loro.
poi capitano davanti e tutto il resto dietro. Molto strano, molto particolare, ma era l'Under 17 come Under 17, l'ultima premiazione Passiamo con la premiazione della categoria Under 17, terza zona classificata, premia il presidente della KC Castiglione, Marcello Pericoli, zona 3. Marcello Pericoli, il presidente KC Castiglione, premia la zona 3. Under 17, Riccardo Gavioli, Federico Canossa, Riccardo Ferretti, Riccardo Gabbi, Matteo Holban, Tommaso Giannotti, Manuele Pedroni, Tommaso Castiglioni, Federico Tolomelli e Francesco Allegretti. Allenatore Pablo Iara. Premia, come detto, il presidente Marcello Pericoli. Foto di rito anche per la zona 3, queste premiazioni di torneo Promotta HP, poi i saluti, ritorno a casa per tutte le formazioni. Ringraziamento ancora a Claudio Donnini per queste meravigliose immagini dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia. Passiamo ora alla Seconda classificata. per la categoria Under 17. Seconda classificata premia la signora Isabel Mariani, zona 1. Premia la zona 1. Zona 1, seconda classificata, anche un risultato piuttosto importante. Leonardo Boggiani, Luca Borgonovo, Marco Gariboldi, Pablo Grassi, Davide Martelli, Jacopo Mascherpa, Giovanni Monticelli, Giuseppe Olivieri, Matteo Orsi, Alessio Civa, il tecnico Massimo Olivieri. La premiazione di Isabel Mariani ai vincitori al secondo posto della zona 1 categoria Under 17. Qui inquadrati in foto in zona 1 e poi i vincitori. Passiamo ora
ai Siamo ora vincitori. alla premiazione categoria Under 17. Premia il signor Mario Tinghi e la signora Isabel Mariani. Prima classificata per la categoria 17, zona 4. Primi classificati Under 17 zona 1, Ernesto Manci, Gabriele Talarico, Mattia Polverini, Francesco Margheriti, Edoardo Fabbri, Adriano Maggi, Lia Cardela, Alessio Lavagetti, Filippo Poletti, Francesco Rugani e Filippo Cortesi. Tecnico Franco Polverini. Lezione di Tinghi con Aloisi e Mariani a concludere la cerimonia di chiusura. Prima di lasciarvi alla foto dei vincitori e anche dei vincitori di anni 17, 13 e 15, un ringraziamento personale a HC Castiglione, Marcello Pericoli, Enrico Giovannelli, tutto lo staff della HC Castiglione che ha permesso tutto questo in varie difficoltà di quest'anno. Un ringraziamento personale a tutti lo staff. Ringraziamento a Leonida Romualdi per la regia in questa lunga giornata, a Carlo Dionini alla telecamera che ci ha permesso tutto questo. Prima dei saluti finali ringrazio tutta la Federazione Italiana Sportellisti che insomma, ha permesso la diretta di tutte le finali nazionali, a tutti i club che hanno organizzato le finali nazionali e sono andati in diretta a tutte le finali, quindi ringraziamento a tutti i club. Sandrigo, Seregno, Follonica, Valdagno, Giovinazzo, Castiglione, ovviamente Under 23, Giovinazzo, insomma un lungo giugno, maggio-giugno per le finali nazionali giovanili, il banner dei vincitori e insomma siamo mai alle lotte finali, vi ringraziamo per averci seguito in questa stagione. Come detto ci vediamo venerdì in diretta dalla Spagna per il Golden Cup 2023 con la nazionale italiana maschile, sempre diretta qui su YouTube. Un ringraziamento a Stefano Zamperin, ora dei saluti, un abbraccio a tutti e ci sentiamo presto in diretta su YouTube Fisioterapeutista.
Thank you.